Ciao a tutti, bentornati su Stars and the City, benvenuti ai nuovi e bentornati all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 13 al 20 giugno 2022. Questa settimana godiamo degli effetti del giorno 14 della luna piena in Sagittario. Ragazzi, trigono a Marte e nelle ore prima in cui la luna si farà piena, ma che comunque avrà già una portata, no, di plenilunio, di completezza, formerà anche un trigono con Giove, quindi forma sestile con Saturno che, ragazzi, è retrogrado. Insomma, adesso cerchiamo di vedere che cosa ci porta Saturno retrogrado, perché fa paura, no? Soltanto a dire Saturno retrogrado, Plutone retrogrado. Vi spoilerò già che a fine mese anche Nettuno diventerà retrogrado, però ragazzi, il cielo è bello, il cielo è di fuoco. La luna ovviamente, come ogni mese, la luna piena, la luna che si fa piena in un segno che è quello diametralmente opposto al segno solare, quindi adesso siamo nel compleanno dei Gemelli e la luna si fa piena nel suo lato ombra, nel suo opposto che è il Sagittario, però, quindi come dire, ogni volta la luna piena scardina qualcosa, no? Perché l'energia dell'opposizione è un'energia di polarità e quindi altera gli equilibri, ma perché? Tutto per il nostro bene, non per la nostra comodità, ma per il nostro bene, per la nostra comprensione, per la nostra crescita. E questa volta siamo particolarmente agevolati perché ci sono dei pianeti che formano il famoso punto di Talete, che voi mi dite sempre facci il video sul punto di Talete. Ragazzi, giuro, me lo appunto, voi ricordatemelo nei commenti. A volte veramente non riesco a fare tutto perché comunque ho Saturno quadrato ai luminari e quindi sono un po' oberata di lavoro e certe mattine non mi ricordo neanche dove mi trovo e che cosa devo fare. Veramente alcuni giorni sono veramente full di energie, però voi ricordatemelo nei commenti perché poi alla fine l'energia va dove vuole, quindi c'è quel momento in cui leggo il commento, ho un break di una mezz'ora, mi siedo e faccio il video. Cos'è il punto di Talete di cui per esempio beneficiamo intanto questo mese? Quando questo vale sia nei temi natali, quindi se di nascita, guardando la carta astrale, ce l'abbiamo, sia di transito. È un aiuto. Il punto di Talete è stato scoperto, individuato da Grazia Bordoni, che è un'astrologa molto brava, italiana, ancora in vita, quindi abbiamo delle eccellenze astrologiche anche noi, no? Oltre ovviamente ai grandi astrologi statunitensi, anglosassoni, perché quelli sono proprio, no? Sono proprio... c'è una cultura diversa, qui siamo in Italia, quindi insomma l'astrologia è affrontata insomma anche in maniera un po' più completa, no? Ma veniamo a noi, la grande Grazia Bordoni ha individuato il punto di Talete. Che cos'è? Quando c'è una opposizione di pianeti e quindi ovviamente due forze che si fronteggiano tipo mezzogiorno di fuoco e sono, ovviamente si ostacolano, no? Perché soprattutto quando lo scarto è minimo di 1 o 2 gradi è chiaro che l'energia è abbastanza bloccata, è come se tu avessi un duellante e quindi non riesci a rimani lì a fronteggiarti magari per anni, no? Avete presente quando abbiamo dei blocchi, delle cose che si ripropongono, delle situazioni da cui non riusciamo a uscire? È probabile che in quel momento sia stata attivata da qualche transito, qualche opposizione che abbiamo nel tema natale, ma se c'è il punto di Talete, cioè se c'è uno o più pianeti, uno o più valori, quindi va bene anche un ascendente, va bene anche un nodo nord, no? Che non sono proprio dei pianeti, ma sono dei valori derivati. Quando ci sono uno o più valori che si mettono in mezzo a questa opposizione, cioè che capitano in un posto in cui formano sestili e trigoni, che sono degli aspetti favorevoli a questi due pianeti, allora l'energia bloccata, è come se trovasse un modo di defluire, di confluire in un altro punto, quindi si scarica la tensione, si apre tutto un discorso invece di possibilità, un ventaglio di, come dire, di diramazioni energetiche e tra l'altro i valori che, come dire, interrompono questa opposizione sembra che beneficino tantissimo
di questa, come dire, di questa energia che in realtà era bloccata. Perché? Perché l'energia bloccata è tanta roba, no? È un tilt di energia e quindi scaricando su questi valori loro si rimpolpano, se ne beneficiano, e dove c'è tanta energia che riesce a muoversi, ragazzi, c'è tanta positività, c'è tanta positività. C'è tanto denaro, c'è tanta fortuna, c'è amore. Ricordatevi, dove non c'è energia sono quelle zone della nostra vita, sono quei periodi della nostra vita nei quali i soldi languono, l'amore langue, è tutto bloccato. Quello succede perché c'è poca energia, quindi il punto di Talete è una gran fortuna, e quindi in qualche modo ve l'ho spiegato. Poi ci dedichiamo un video, però intanto ho soddisfatto i curiosi e gli appassionati di astrologia che vogliono vederci chiaro. Questo mese cosa abbiamo? Quindi Sole in Gemelli, Luna in Sagittario e come punti di Talete strepitoso Saturno retrogrado. Adesso vi spiego perché è strepitoso, perché comunque è dal segno dell'Acquario, quindi forma un trigono con il Sole e un sestile con la Luna, positivo, e abbiamo i pianeti in Ariete. Marte, Giove è ai primissimi gradi, no? Quindi è più Marte in Ariete, quindi abbiamo due punti di Talete, cioè in realtà abbiamo due grandi triangoli nel cielo, e quindi raga, anche se Saturno è retrogrado, don't worry, perché riusciremo a risolvere delle questioni annose che magari ci portiamo dietro o da 2 anni a questa parte, o ragazzi dal 15-18, cioè dai primi anni 90, oppure qualcosa di storico che ci è capitato sulle spalle e che ci ha lasciato gentilmente il karma familiare. Magari parliamo di immobili, magari parliamo di, che ne so, di qualche patologia, di qualche cosa. Adesso c'è un cielo perfetto per tornare nel passato e per risolvere. Quindi sicuramente arrivano cose nuove, ma sicuramente questa energia, l'energia di questo mese, di questa settimana con la luna piena in maniera strepitosa, è un'energia che ci riporta un sacco di cose che avevamo. Avete presente quando abbiamo uno zainetto pesante, abbiamo la sensazione, no, di avere uno zainetto pesante perché il passato, la famiglia, delle cose che non si sbloccano, sono tutte lì e noi non riusciamo a posare questo zainetto perché purtroppo non fuggiamo da noi stessi e non si può. Non si può fuggire da noi stessi, noi veniamo con un compito, questo compito è come un carretto da trainare che si alleggerisce soltanto quando ci fermiamo e facciamo un attimino, no, il bilancio e affrontiamo le cose, almeno una alla volta. Questo è un mese, questa è una settimana in cui possiamo svuotare di qualcosa questo fantastico zainetto, perché Saturno retrogrado, ovviamente anche Plutone retrogrado, Saturno retrogrado ci riporta proprio tecnicamente le cose del passato, e grazie a Giove, quindi in Ariete, quindi una comprensione diversa, un nuovo punto di vista che magari abbiamo sviluppato da soli perché abbiamo avuto un'intuizione, o perché magari Giove, ragazzi, è anche la fortuna di aver incontrato qualcuno che ci dà un nuovo punto di vista, ci butta una lettura, ci fa vedere le cose da un'altra angolazione, ok? Giove è la lucidità, è un faro, e quindi è qualcosa di nuovo assolutamente, è proprio una nuova visione delle cose che quindi ci può dare, come dire, l'opportunità di risolverle in una maniera diversa da quando invece non eravamo stati capaci, mettiamola così. È un Giove che fa questa settimana di nuovo un fantastico sestile, che è un ottimo aspetto con Mercurio, la mente, le comunicazioni, quindi i chiarimenti, gli incontri favorevoli, le risposte giuste, l'interlocutore adeguato, quindi ci arrivano risposte, comunicazioni, insomma la macchina inizia a muoversi, a spostarsi positivamente. Poi c'è Marte che ci dà anche la forza, una Marte in Ariete. Non avevamo Marte in Ariete da fine dicembre, primissimi Capodanno del 2021, abbiamo avuto un lunghissimo transito di Marte in Ariete, ragazzi, da luglio, se non erro, vado a memoria, ma insomma fatemi sapere se volete la data precisa perché ci faccio un post, da luglio
da luglio 2020 a Capodanno circa del 2021, quindi 5 mesi di Marte in Ariete. Era un'energia che serviva un po' a farci ripartire dopo il lockdown, un po' ha portato tante cose nuove nella nostra vita, no? Delle iniziative, delle idee, così, delle nuove situazioni, nuove persone. Poi probabilmente quell'energia un po' si è arenata e adesso potrebbero, e quindi magari molte cose non sono state concluse. E adesso invece questa energia ritorna con Giove, questa volta favorevole, e quindi abbiamo la forza, la visione, l'energia, abbiamo rivisitato il tutto e quindi abbiamo un nuovo slancio, una nuova consapevolezza, insomma se ci siamo messi un po' a riflettere, no? Sul perché 2 anni fa le cose magari non sono partite. Ripeto, possono essere situazioni di 2 anni fa, possono essere situazioni collegate a quelle di 2 anni fa, ma che magari veramente risalgono a 30 anni fa, a 60, ragazzi, anche a 90. Anche a 90, ovviamente non sono cose nostre, Saturno è anche il karma legato ai genitori, magari ritornano situazioni immobiliari, patrimoniali, faccende che magari riguardavano i nostri nonni, magari questioni ereditarie, no? Antiche. Però ragazzi, questa volta ci sono veramente le opportunità, le facoltà per molti di noi di risolverle. Quindi questa luna segna un passaggio assolutamente interessante. La retrogradazione di Plutone, che vi interessa perché vi spaventa, ma ragazzi c'è il video dedicato a Plutone, così, no? Plutone in Capricorno, che dal 2008 al 2024 ci farà trasformare il settore della nostra vita, del tema natale, che è in Capricorno e poi passerà in Acquario. Plutone in Capricorno insieme a Saturno. Saturno ci riporta le prove, Plutone in Capricorno ci aiuta a trasformare e a guarire quella cosa che non aveva, quel messaggio, no? Quell'attitudine che non avevamo voluto correggere in precedenza e che adesso però abbiamo diversi aiuti, nuove consapevolezze, nuovi consiglieri, nuovi punti di vista e quindi adesso riusciamo a trasformare, stiamo iniziando a lasciare andare. Comunque ragazzi, ricordatevi, Plutone in Capricorno in ogni modo indica un lasciare andare antiche memorie, anche antichi possessi, antico materialismo. Una meditazione sul lasciare andare tutto quello che non ci serve più e che ci fa soffrire non sarebbe male di questi tempi, anche perché c'è un'energia di fuoco strepitosa legata a questi pianeti in Ariete, alla Luna piena in Sagittario e quindi ragazzi il fuoco brucia e soprattutto ci stiamo lanciando nel futuro e quindi è bene che il passato non sia esageratamente pesante, altrimenti insomma il carretto pesa troppo e quindi avanziamo poco. Dal punto di vista internazionale, ragazzi, per chi fosse capitato per la prima volta su questi video, mi è arrivata un'email di YouTube per cui non è il caso che sconsigliava insomma di parlare delle questioni di guerra che stavano avvenendo negli ultimi 5 mesi, però ragazzi c'è il premier della Russia che è della bilancia se la data di nascita che gira è giusta e quindi questo mese potrebbe avere dei moti, delle novità, potrebbe essere interessato da delle novità sia lui sia il nostro caro Berlusconi, perché è una bilancia anche lui, quindi in linea generale sia i leader mondiali che i personaggi pubblici famosi, ovviamente anche a livello privato questa cosa accade, c'è Marte e Giove opposti al segno della bilancia, ne sono interessati soprattutto prima e seconda decade per tutta una serie di transiti e di gradi e quindi sviste, insomma, cari amici della bilancia vi anticipo, cercate di essere prudenti e cauti,
no? E soprattutto non assecondate con questo strano lato guerrafondaio che vi sta animando, perché tra l'altro non è da voi dovete sempre bilanciare le forze, no? Ragione e sentimento, quindi cercate l'equilibrio con difficoltà anche questa volta. Sicuramente voi vedrete che a livello internazionale, mondiale, sia politico sia artistico, i personaggi della bilancia e dell'Ariete verranno su, no? Verranno nominati, avranno delle faccende che li riguarderanno, perché insomma i transiti aumentano questa polarità. Ovviamente dal 5 luglio Marte uscirà dal segno dell'Ariete e quindi le bilance potranno iniziare a riposarsi, ma fino ad allora assolutamente prudenza. Quindi vediamo questo bel cielo di fuoco e di aria, che cosa porta nelle nostre vite, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, questa settimana sembra essere la settimana della consapevolezza, una settimana di crescita personale, una settimana di grande avanzamento interiore, psicologico, anche fisico, nel senso che questa luna piena in Sagittario vi porta lontano e questo lontano può essere un lontano fisico, quindi finalmente vi concedete quel viaggio, no? Quello spostamento, anche di lavoro ragazzi, non soltanto di piacere, fatto sta che andate lontano, magari tornate in un posto che vi piaceva tanto o forse più probabilmente scoprite e conoscete posti nuovi. Allo stesso modo, una luna in Sagittario così potente vi fa scoprire posti nuovi anche di voi stessi, no? Quindi c'è anche un processo di consapevolezza molto importante e ovviamente molto favorevole, che tra l'altro potrebbe, potreste compierlo anche in maniera abbastanza, naturale, no? Senza fare dei grossi sforzi, come se fosse il coronamento, come se fosse la ciliegina sulla torta di un percorso. Ovviamente in astrologia diciamo che i transiti, no, portano l'effetto a seconda di quello che noi abbiamo presentato sul piatto, quindi dipende anche da come ci arriviamo. Ci sono degli arieti che sono più lanciati. Ci sono degli arieti che magari dalle giornate intorno al compleanno si sono dati da fare, hanno ripreso in mano le vicende della propria vita, i cocci della loro vita, perché tanto hanno lasciato nel passato, no? Ci sono state sicuramente con i pianeti in Capricorno grosse perdite, insomma c'è stato un momento catartico, sicuramente impegnativo, di cose che andavano bene, di cose che non sono andate bene, che quindi avete dovuto rivedere, disdire o lasciare andare nel passato, ok? Quindi ovviamente siete in fase di rinascita, cari amici Ariete, ascendente Ariete, e quando Giove torna nel nostro segno una volta ogni 12 anni e sancisce la fine di un ciclo e l'inizio di una nuova fase di vita, che tra l'altro durerà 12 anni, quindi non è una cosa veloce, è quasi inevitabile, no? Che proprio fa parte del bilancio, fa parte del processo di rinnovamento, come il bruco diventa farfalla e quindi lascia quell'involucro, no? La crisalide lascia non mi vengono le parole ragazzi, lascia la forma del bruco, la lascia indietro, è proprio in natura normale, quando c'è una rinascita in corso, lasciare qualcosa nel passato, a volte qualcosa, a volte qualcuno, ok? Quindi poi dipende anche da noi, da quanto eravamo stanchi, da quanto ci eravamo presi cura di noi stessi, e quindi se una persona riesce a prendersi cura di sé perché capisce, accetta che comunque dobbiamo metterci sempre al centro della nostra vita, in quanto la vita è la nostra e gli altri in qualche modo sono di contorno, no? Quindi se riusciamo a ripristinare, ad avanzare con questa sorta di equilibrio, le prove ci sbarellano di meno. E quindi se siete stati quegli Ariete, quegli ascendenti Ariete che hanno fatto un cammino di consapevolezza e sanno queste cose, ovviamente adesso con i transiti
che ci sono in questa settimana, in questo mese di giugno, sono già pronti, erano già pronti da un pezzo a ripartire con slancio, con energia e a prendere il largo. E quindi questa settimana, con questa luna piena in Sagittario, si sancisce un avanzamento personale, un viaggio, no? Si corona il frutto di questo andare lontano. Se invece mancate di quella consapevolezza per cui gli altri sono di contorno e voi siete il nucleo della vostra esistenza, un nucleo imprescindibile, e quindi se avete dato troppa importanza ad altre situazioni, avete messo altre persone al primo posto e quindi poi la vita magari ve le ha tolte, è chiaro che siete stanchi, è chiaro che vi state riprendendo adesso, è chiaro che state arrivando adesso a queste conclusioni, no, di consapevolezza, di riprendervi la vostra vita. E quindi, siccome dipende da come ci arrivate ai transiti, con questa luna piena in Sagittario, trigono a Marte, sestile a Saturno, magari vi state rialzando, ok? E quindi non è un coronamento, non è una ciliegina sulla torta, voi state iniziando a fare la torta, quindi state iniziando a capire che bisogna guardare la vita con nuova consapevolezza, con nuovi punti di vista, avere altre priorità, altri valori, e quindi adesso con una nuova visione, con un nuovo coraggio, usufruite della forza di Marte, della forza di Saturno e ricreate nuove dimensioni diverse da quelle che magari sono finite prima, che siano amore, che siano lavoro, ma con altri presupposti e con basi più solide e più corrette. Questa luna in Sagittario nel nono settore può indicare anche che vi arriva un aiuto per andare lontano, un aiuto che sembra essere assolutamente positivo. Magari iniziate un percorso di crescita personale, magari vi fate qualche chiacchierata con un terapeuta, proprio con qualcuno che vi offra una nuova visione dei vostri problemi, delle vicende, e quindi anche nuove prospettive, e che vi aiuti a saltare l'ostacolo e che quindi ad attraversare, come dire, il fosso, perché il segno del Sagittario in cui si compie questa bella luna piena ci aiuta proprio ad andare lontano rispetto al punto di partenza e a superare i limiti personali, psicologici, anche culturali rispetto a cui eravamo prima. Quindi, ripeto, potreste andare lontano sia a livello fisico e quindi conoscere un nuovo paese, studiare una nuova lingua, avvicinarvi a delle culture che non conoscete, sia dal punto psicologico, dal punto di vista psicologico, o con un'intuizione, o magari decidendo di regalarvi un percorso, che è sicuramente una delle cose migliori. Uno dei modi migliori di spendere soldi è quello di prendersi cura della nostra interiorità, perché se cambia la nostra interiorità cambia tutta la nostra vita, si alza proprio l'energia in una maniera incredibile. Quindi io ve lo consiglio sempre, proprio periodicamente, di prendervi cura di voi, perché l'uomo è un essere in divenire e non dobbiamo fermarci mai, anche perché ogni volta che superiamo una cosa si presenta una nuova sfida e non sempre abbiamo l'elasticità e le risorse per affrontarla con quello che sapevamo ieri. Quindi non vi chiudete mai al sapere, non vi chiudete, non pensate mai di sapere tutto, ma accettate sempre nuovi punti di vista e nuove conoscenze, ok? Perché questo è fondamentale per progredire. Questa luna significa questo, vi porta lontano. Al punto di vista pratico può portare anche un nuovo corso di formazione, oltre che un corso di crescita personale o di terapia, un corso di lingua, proprio perché voi state lavorando ad un progetto che può essere anche il progetto di affrancarvi dal vostro posto di lavoro, e quindi ovviamente state investendo o pensate di investire in formazione per avere delle nuove competenze, e sappiate che fino a maggio 2023 la possibilità di cambiare vita c'è assolutamente. Questa luna piena fantastica può portarvi anche un amore che viene da lontano, qualcuno che ritorna, perché ragazzi i pianeti sono retrogradi, quindi può succedere veramente di tutto se avete ancora qualcuno del cuore, e molti bilanci, ascendente bilancia, forse dovranno fare delle scelte, perché in questo mese, in questa settimana,
Probabilmente ci saranno anche dei ritorni, anche per chi è ancora, chi ha una situazione, no, sentimentale, ma desidera cercarne un'altra, oppure torna o arriva qualcosa di nuovo, e quindi sono settimane di elucubrazione. Il consiglio delle stelle è di darvi ancora qualche giorno, non spiattellate tutto, perché apprezzate prima, godetevi prima il trigono di Mercurio, perché la mente nel segno del 13 entra nel segno dei Gemelli, vi dà un'ulteriore lucidità, e poi aspettiamo anche che Venere a fine mese entri nel segno dei Gemelli, che vi fa un trigono, è il vostro governatore, quindi vi fa vedere le cose, no, per come sono. Per quanto riguarda, poi volevo dirvi il lavoro, perché molti mi stanno scrivendo e dicendo sono bilancia, ho nuove proposte lavorative, ma con Giove opposto non so cosa fare. Beh, ragazzi, è vero, con Giove opposto si possono prendere tante sviste, questo è innegabile. Cercate di darvi il tempo, visto che ci sono tutti questi pianeti retrogradi, ora che c'è Mercurio in trigono dal 13, datevi il tempo, se l'universo ve lo concede, di verificare, no, la veridicità e la qualità di alcune proposte, perché è importante, e comunque andrebbe valutato l'insieme del tema natale per poter prendere una decisione, dovesse capitarvi, come si dice, l'occasione della vita, anche se con Giove opposto spesso sono chimere. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti o su Instagram come vanno le cose. Un grande in bocca al lupo per queste proposte di lavoro che vedo vi stanno arrivando in molti, e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, questa settimana, a parte che c'è la Venere nel segno, quindi sul Sole in Toro, sull'ascendente in Toro, quindi ragazzi, immagino quanto abbiate voglia di coccolarvi, quanto sentiate il desiderio di rallentare un pochino i ritmi, no? Proprio per prendervi cura di voi stessi, per godervi la vita. C'è un grande desiderio di piacere, di piacervi, la vanità, il tasso di vanità si alza, la voglia di cambiare look, la voglia di fare shopping, la voglia di spendere, la voglia di investire. Io da Toro li sto sentendo, non c'è che dire, ma si stanno creando anche molte situazioni fortunate grazie a questa bella Venere. Questa Venere trigono a Plutone, perché non ce lo dimentichiamo ragazzi, che è una Venere trigono a Plutone, comunque sestile a Nettuno, e stiamo trovando, quindi questo è un buono, sì, stiamo spendendo dei soldi, ma si stanno trovando un sacco di soluzioni a questioni di salute, a questioni economiche, a questioni pratiche, a questioni estetiche, si stanno verificando, così l'energia si alza grazie a questa bella Venere, si stanno verificando un sacco di soluzioni, quindi quella cosa che non riuscivate a risolvere, anche quella persona che non vedevate da tanto tempo, a cui eravate legati, sia di famiglia che per quanto riguarda le amicizie, si alza proprio il tasso dell'amore. Venere porta questo, Venere è anche la piccola fortuna, proprio perché porta una quantità di amore, di benessere, di fortune, di persone che ci amano, e per chi avesse bisogno di sanare questioni sentimentali, ragazzi, Venere sul Sole e sull'ascendente porta anche l'amore, è una Venere trigono a Plutone, quindi ci fa guarire anche interiormente, ci fa perdonare qualcuno, che è sempre una delle cose migliori, ragazzi. Cercate di perdonare anche persone che non sono più nella vostra vita. Si sa che il Toro per queste cose è particolarmente ostinato. Sembra bonario, ma quando si arrabbia è capace di rancori eterni, soprattutto se lavora poco con la coscienza, no? Quindi non dimentica mai. Ragazzi, date le quadrature di Saturno, data la Venere sul Sole, anche data la congiunzione di Urano in Toro, che insomma è una cosa che capita ogni 85 anni, quindi ci tocca adesso. Cercate di portare amore in quelle aree della vostra vita
dove manca il perdono e dove le cose non vanno tanto bene, perché dove le cose non vanno bene perché abbiamo lasciato un blocco, cioè c'è un buco di energia che è dato da rabbia, da rancore, tutte le aree della nostra vita che non vanno come dovrebbero, dove l'energia non scivola liscia, ma è stentata, le cose non succedono, ci sono sempre problemi. Quelle sono le aree più in ombra della nostra vita, quindi sono quelle che o ignoriamo, quindi le ignoriamo, non ci piacciono e quindi non ci mandiamo energia, oppure c'è qualcosa che non perdoniamo, c'è rancore, c'è rabbia e invece questo è il momento adatto perché l'energia spinge in quel senso, quindi le cose arriveranno molto più velocemente. Questo è il momento adatto per mettervi lì, cercate di fare quella cosa difficilissima di mandare perdono e amore a tutte le persone che vi hanno fatto soffrire. 5 minuti, cercate di sapere che chi ci fa soffrire è un bambino che non ha avuto amore, è una persona che non è nell'amore, perché le persone felici si riconoscono perché lasciano la pace quando passano, ok? Quindi a volte noi prendiamo sul personale degli attacchi e delle situazioni che ci arrivano da persone che semplicemente non stanno combattendo una battaglia contro di noi, ma magari sono semplicemente delle persone irrisolte, delle persone frustrate che non amano la vita che fanno. E comunque, ragazzi, c'è sempre un bambino dentro quelle persone, il bambino interiore che non è contento, che non è stato ascoltato, che non è stato amato e che quindi non è riuscito a fare la vita che voleva. E questa purtroppo è la verità. Quindi se noi pensiamo a chi ci ha fatto del male come un bambino infelice, no? E voglio dire, ci sono dei bambini nelle nostre vite che noi adoriamo, quindi immaginate che anche quelli sono stati dei bambini. Mandate amore e salutateli, lasciateli andare. Se voi adesso, con i transiti che ci sono adesso, riuscite a fare anche 1 minuto al giorno, una cosa del genere, perché poi è questione di allenamento, la vostra vita avrà un'impennata e una rinascita incredibili, e se riuscite a fare questo entro fine maggio, dal 5 luglio, entro fine giugno, fin quando Venere sarà nel segno del Toro, il 5 luglio, quando Marte entrerà nel segno, grandi doni e grandi fortune arriveranno nella nostra vita, veramente ci sarà una grande impennata, perché poi al transito dipende che cosa gli offriamo. Se io mi presento davanti a una congiunzione Marte-Urano nodo nord, quadrati a Saturno, con una zavorra del passato alla quale sono attaccata ostinatamente, veramente come un lupo alla preda, perché purtroppo i miei istinti bassi, non avendoci lavorato, sono ancora, come dire, molto primordiali, no? Anche con una sorta di violenza, quel transito dovrà staccarmeli violentemente. E potrebbe farlo con la forza e con l'energia che a me non piacciono. Quindi se lo faccio io è sempre meglio, il karma tiene sempre conto della nostra buona volontà, ok? Quindi consiglio spassionatissimo, questa luna e poi ragazzi scusatemi, ma molti di Toro mi scrivono che sono ancora bloccati a causa di Saturno. Se Urano chiede la trasformazione, se noi non liberiamo il passato, il nuovo non può entrare né lavorativamente, né economicamente, né sentimentalmente, visto che il Toro senza amore vive male o non sa vivere. Questa luna piena, questa settimana in Sagittario, è strepitosa, forse scomoda. Forse scomoda perché va troppo veloce, perché va ad aprire come il vaso di Pandora, va a togliere i coperchi a cose che ci dà fastidio guardare, però ragazzi è per il nostro bene, se uno guarda una cosa ne prende consapevolezza. Questa luna piena è utile per liberarci da faccende legate al karma familiare, faccende che possono essere relazioni, abitudini, liti, no? C'è un'evoluzione in questo. E ragazzi, alle eredità, se avete delle eredità cari amici del Toro e dell'ascendente Toro, che vi pesano sul groppone, vi
tutte le congiunture astrali, Venere congiunta Urano e a nodo nord, potreste liberarvi in maniera veloce, però ovviamente vi ci dovete mettere anche voi, quindi energeticamente lasciate andare, non trattenete, qui si sbloccano, vi potreste liberare di anche beni immobiliari, perché ragazzi troppi pianeti in Toro e il Toro è materiale. Beni immobiliari, vi potreste liberare di cose che avete sul groppone e ragazzi potreste trovare anche comprensione di un perché, di qualcosa, di un karma familiare legato o a delle abitudini, magari alimentari, magari no, dipendenze da piaceri. Ragazzi, stiamo parlando del segno del Toro che è venusiano, quindi fondamentalmente fa del piacere, delle comodità la propria vita. Potreste liberarvi da attaccamenti a situazioni anche nascoste che magari non andavano bene e potreste liberarvi anche da dinamiche familiari, relazionali con delle persone della famiglia che andrebbero, come dire, evolute e consapevolizzate. Quindi settimana di grande fermento con questa luna piena in Sagittario che sblocca tutte le eredità karmiche, le eredità immobiliari, tutte quelle cose che abbiamo sul groppone, è trigono a Marte ed è sestile a Saturno, quindi questa volta dovrebbe essere la volta buona. Ovviamente dopo questa luna lascerete andare qualcosa di grosso che vi farà sentire da un lato svuotati nelle settimane successive e da un lato alleggeriti, dall'altro svuotati della serie mo con chi me la prendo, mo che problema risolvo, perché il Toro fa anche così, poi si abitua anche al problema e magari se lo tiene perché c'è un innato senso del possesso. Ma dal 5 luglio ragazzi, io questa ve la devo spoilerare, arriverà qualcosa di nuovo, quindi mantenete alte le energie e lasciate andare, iniziate a visualizzare quello che veramente volete lasciare andare e benedite tutti i vostri nemici. Ragazzi, è sempre meglio che tirargli qualcosa, perché purtroppo tutto ritorna al mittente. Grande bacio, grande in bocca al lupo, e passiamo agli amici dei Gemelli e dell'ascendente Gemelli. Cari amici dei Gemelli e cari amici con l'ascendente Gemelli, questa settimana inizia con il vostro governatore Mercurio che ritorna in trono, che ritorna nel vostro segno, quindi ricomincia la fase lucida, la fase comunicativa, si sbloccano le notizie, finiscono le situazioni di stallo, di blocco, le situazioni nelle quali siete stati appesi in attesa che qualcuno vi desse delle risposte, no? In stand-by. Anzi, grazie a Saturno retrogrado in trigono ritornano un sacco di questioni che erano rimaste in sospeso e che si ripropongono dandovi la possibilità di essere risolte una volta per tutte. Voi state rivedendo molte vostre convinzioni e stranamente, perché siete abbastanza orgogliosi e anche abbastanza permalosi, quando vi si richiama, insomma, si sa che il Gemelli ama la leggerezza e invece subire, accettare dei richiami implica un fermarsi, uno smettere di svolazzare, uno stare fermi, prestare ascolto e accettare il peso di un richiamo, rielaborarlo, no? E apporre il cambiamento. Insomma, per molti di voi, soprattutto per quelli che non hanno tanti pianeti in segno di terra o un Saturno dominante, è un'opera omnia, però sappiate anche che nel vostro karma c'è proprio quello di imparare ad usare il pensiero in una maniera, come dire, lucida e corretta. Siete intelligentissimi, siete dei commercianti nati, dei venditori, dei comunicatori, però dovete imparare a farlo bene, quindi quel piccolo sforzo, quel riunificarvi tra la parte in luce e la parte in ombra, insomma un piccolo sforzo lo dovete fare. E ovviamente quando ci sono i trigoni di Saturno, quindi per esempio adesso da marzo 2020 fino a marzo 2023,
volendo siete aiutati in questo percorso di crescita. Adesso Saturno è retrogrado in un settore che vi chiede, come dire, ulteriori consapevolezze e soprattutto di rivedere, come dire, le conclusioni, i pensieri, il percorso di crescita che avete fatto, sia di crescita, diciamo, personale che culturale, e quindi avete sicuramente delle ottime possibilità di fare meglio. C'è magari, come dire, l'eventualità, ecco, quella cosa che vi dà tanto fastidio, cioè quell'eventualità di dover ritornare su cose trite e ritrite, oddio, mo ritorna quella cosa, ritorna quella situazione, se siete all'università ritorna quell'esame, se dovete fare formazione, oddio, ricomincia il nuovo corso di formazione, devo ricominciare la psicoterapia, devo ricominciare la crescita personale. Però ragazzi, è assolutamente oltre che necessario alla crescita di chiunque, no? Allenare poi la mente, allenare la comprensione, è necessario per chiudere, per concludere delle partite, delle cose vecchie che magari vi trascinate da delle problematiche, delle dinamiche, no? E anche delle situazioni pesanti che vi trascinate da tanto tempo e che una volta, come dire, comprese, riviste e risolte con il nuovo punto di vista che questi pianeti in Ariete, Giove e Marte vi offrono, significa la conclusione definitiva. Quindi a volte fermarsi un attimo e fare un piccolo sforzo di accettazione e di pazienza, che è insomma, no? Una cosa su cui lavorare e da sviluppare, un piccolo sforzo di pazienza e di calma, quindi respiri profondi, scaricate la rabbia a terra, va fatto. Ne è della vostra rinascita, ne va della vostra rinascita. Allora ragazzi, perché tutto questo pippone, no? Perché tutti questi consigli da mettere assolutamente in pratica questa settimana? Perché la settimana inizia con la luna piena del 14, una luna piena che nei giorni, nel mese del vostro compleanno sicuramente ha un valore, no? Una validità, un peso e porta dei cambiamenti molto più che in altre parti dell'anno, che in altri periodi dell'anno. Perché? Per chi capitasse per la prima volta su questi video, su questo canale, vi ricordo che i 10 giorni prima e i 10 giorni dopo il compleanno sono i giorni in cui il sole, il vostro sole di nascita, ritorna su se stesso, e quindi sono quegli anni, sono quei giorni in cui fare attenzione a quello che accade e a come si muove l'energia, perché detterà il trend dei 365 giorni successivi. E quindi, caspita, una luna piena nel segno opposto ovviamente non è una sfiga, capita a tutti i segni, cioè l'universo prevede che ogni mese ci sia una luna piena, quindi per ogni segno zodiacale ci sia una luna piena nel segno opposto. Perché? Perché serve, come dire, a scardinare delle polarità, a farci vedere il nostro lato ombra, no? E a farci avanzare, quindi ad avere una comprensione maggiore di noi stessi e degli eventi. Questa fantastica luna piena, come per tutti, anche nel vostro caso si verifica nel settore dei rapporti con gli altri, della legge, dei processi, quindi se avete delle questioni legali in corso, per esempio questa luna piena potrebbe potrebbe dettare, no? Una svolta, un momento di svolta, un momento di esito, un momento di cambiamento che, ragazzi, se dovesse avvenire veramente successivamente alla luna piena, dovrebbe essere assolutamente positivo, perché vale per voi il discorso che ho fatto per l'Ariete. C'è nel cielo una disposizione di pianeti e di punti di Talete. Il punto di Talete lo spiego nell'introduzione che cos'è: un punto favorevolissimo che permette all'energia, anche quando c'è un'opposizione Sole e Luna piena, di fluire e di convogliare in altri settori, e di convogliare positivamente in altri settori della vostra vita. Quindi che succede? Qua ci sono delle novità intorno alla luna piena, che è del 14, riguardo a questioni legali, quindi a sentenze, a esiti, a contratti. Ragazzi, contratti di qualsiasi genere, un acquisto, una compravendita, contratti lavorativi, assunzioni, vertenze, insomma qualsiasi cosa che riguardi la legalità, i rapporti scritti, tutto quello che è firmato, tutto quello che è siglato, volendo anche la vendita, che ne so, di una macchina, o l'acquisto di una macchina, anche se
quello ve lo consiglio più in là, se proprio dovessi. Se proprio doveste farlo ve lo consiglierei più là, ma comunque andiamo avanti. Tutto quello che riguarda rapporti, legalità e ragazzi anche rapporti a due, situazioni tra voi e gli altri, voi e le società, voi e il coniuge, se volete sposare qualcuno, se vi volete separare, se qualcuno ha chiesto la vostra mano, se sperate che qualcuno lo faccia, insomma tutte queste vicende stanno ricevendo, sono sollecitate, no? Ricevono una grande energia, sono sollecitate e ci sono sbocchi. Quindi se ci sono delle situazioni di attesa, delle situazioni impantanate, voi vedrete che per la prossima settimana tutta quella carne che è stata messa al fuoco e che non brucia da un sacco di tempo inizierà a cuocersi. Quindi settimana di grande energia, di grandi svolte, non tutto andrà come lo avete pensato, ma quello che accadrà, anche i cambiamenti, anche le cose che non avete preventivato e che invece magari accadono e vi sorprendono, serviranno per insegnarvi qualcosa in maniera assolutamente positiva, serviranno alla vostra crescita, a farvi andare avanti meglio e a farvi capire qualcosa di più, diciamo, come dire, della vita, no? Del senso della vita. Quindi c'è un andare avanti, un superare i vostri limiti, anche le vostre idee e i vostri preconcetti e i vostri pregiudizi, perché ogni tanto io lo accenno, i gemelli nella parte hanno il segno precedente che rappresenta l'inconscio, che è nel segno del toro. Il segno del toro è famoso per la sua cocciutaggine, chiusura, inamovibilità, quindi visto che c'è Urano in Toro, state vivendo degli anni di grande scombussolamento, che vivreste meglio se non faceste resistenza al cambiamento, ma se diventaste più flessibili e più aperti di cuore e di mente. Perché? Perché dovete rivedere un sacco di regole auree, di convinzioni illusorie che vi hanno condotto fino a ora, che vi hanno guidato fino a ora e che invece, secondo le stelle, è bene che mettiate in discussione. E ve lo spoilerò, nel periodo dal 5 luglio al 21 agosto, quando Urano in Toro si congiungerà a Marte al nodo nord, probabilmente queste convinzioni illusorie, questo crash test, non psicologico, perché altrimenti uno pensa oddio crollo, questo cambiamento, questa apertura al nuovo saranno ancora più importanti. E probabilmente, questa ve la spoilerò ragazzi perché è importante, probabilmente questi mesi estivi serviranno di preparazione a qualche cambiamento epocale, lavorativo, che se volete uscire da situazioni lavorative che non amate, si sta, predefinendo, creando, sgorgando, però ci dovete lavorare, quindi ci vuole formazione e consapevolezza. Saturno retrogrado indica anche che potreste fare nuova formazione, fare dei corsi, tornare all'università, finire quegli studi mai conclusi e rifare un percorso di studi qualsiasi sia la vostra età, anche magari attraverso il digitale, le competenze del web che danno degli sbocchi e non mettono limiti di età per nessuno e soprattutto offrono un mercato infinito, ragazzi, che anzi crescerà sempre di più, perché adesso c'è la parte, no, di noi anziani che non siamo persone meno giovani, che non siamo abituate a stare nel web, invece tutte le generazioni che continuano a nascere ed arrivare al mondo e si trovano già internet in casa a un anno, ovviamente saranno dei grandi fruitori. Quindi ragazzi, sappiate che per chi vuole cambiare lavoro il web offre una piattaforma, uno spazio per chiunque senza chiedere limiti di età, quindi soltanto il vostro valore e le vostre competenze. Quindi visto che state pensando in molti di rifarvi una vita lavorativa, sappiate che c'è questa cosa, ma lo sapete già, io ve la ricordo, sono qui soltanto per ricordarvela. Quindi ragazzi, un grande in bocca al lupo, buon compleanno, buona luna piena in Sagittario. Passiamo agli amici del Cancro e dell'ascendente Cancro. Cari amici del Cancro e cari amici con l'ascendente Cancro, insomma qua la settimana inizia ad essere movimentata, piacevolmente movimentata, perché voi siete spinti al cambiamento, un cambiamento verso il meglio, un miglioramento, grazie ragazzi a Venere nel segno del Toro congiunta
a Urano e a Nodo Nord. Per tutti quelli che fossero spaventati da Urano in Toro, che sicuramente non è una posizione eccezionale per Urano, perché? Perché Urano è un pianeta, come dire, degli avvenimenti improvvisi, dei cambiamenti, delle trasformazioni. E nel segno del Toro, ragazzi, è un segno di terra, pesante, non è il suo domicilio, quindi le trasformazioni sono come se sono pesanti, no? Come se un trattore si mettesse a sollevare, insomma, proprio la terra e a rimestare, insomma, è sicuramente una trasformazione non liscia, però a voi va di lusso, voi siete fra quei segni zodiacali come la Vergine, come il Capricorno e come i Pesci, che in realtà da questa trasformazione che è iniziata diciamo ufficialmente da maggio 2018 non potete che trarne miglioramento economico, stabilità, cambiamenti in meglio, fine di situazioni tediose, fine di situazioni che vi sono costate un prezzo troppo alto, fine di situazioni pesanti nelle quali vi sentivate ostacolati, ok? Quindi sappiate che siamo arrivati già nella settimana, insomma, di metà giugno, fra poco ci sarà il vostro compleanno. Per quelli che capitassero per la prima volta su questi video, io vi ricordo che le giornate del compleanno, 10 giorni prima e 10 giorni dopo, sono le più importanti dell'anno. Perché? Perché quando il Sole ritorna su se stesso, inizia a congiungere, diciamo, la sua posizione iniziale, questo accade 10 giorni prima e 10 giorni dopo circa, perché tanto è lo scarto, diciamo, della congiunzione del Sole al Sole, succedono le cose che determineranno il trend dei giorni, dei 365 giorni successivi. Quindi perché ve lo dico prima? Perché alla fine è bene prepararsi. È bene cercare di non trascurare le giornate del compleanno, magari non lavorare magari troppo, oppure se avete voglia di lavorare perché non lo avete fatto per molto tempo, di dedicarvi al vostro lavoro. Insomma, cercate di fare, di puntellare, di creare tutte le energie e le situazioni che vi piacciono e che vorreste portare nei 365 giorni successivi. E siccome ci siamo quasi al vostro compleanno, ve lo spoilerò, e qui sembrano esserci e continuare ad esserci dei cambiamenti, soprattutto per chi capitasse per la prima volta su questi video e chi magari se lo fosse fatto sfuggire. Io dico che da metà maggio con Giove in Ariete, poi successivamente da fine maggio con Marte in Ariete, il Cancro è chiamato a dei grandi cambiamenti, si chiude un ciclo probabilmente lavorativo e personale, proprio legato alle vostre ambizioni e alla vostra realizzazione personale, che è iniziato nel 2011, quindi si chiude una fase iniziata, scusatemi ragazzi, iniziata nel 2011 e se ne apre un'altra che durerà 12 anni. Quindi è chiaro che in questo periodo ci sono dei cambiamenti. Allora, dei cambiamenti, c'è chi li cova e c'è chi invece li ha già ricevuti, perché poi al cospetto di un transito bisogna vedere anche come ci arriviamo. Chi fa un lavoro, diciamo, di gestione di se stesso abbastanza costante sa gestire meglio e ha delle risorse più allenate a reagire ai cambiamenti. Chi magari non coltiva se stesso e non si dedica alla crescita personale, è chiaro che di fronte a un cambiamento si spaventa, soprattutto perché il Cancro tende a crearsi delle routine familiari, delle situazioni di comfort nelle quali si sente a suo agio. Questi pianeti qui invece spingono a fare degli sforzi e a uscire dalla zona di comfort per iniziare qualcosa che, ragazzi, sembra totalmente nuovo. Quindi può esserci un allontanamento, può esserci un lavoro completamente nuovo, volendo potrebbe esserci anche una promozione, cioè per gli spiriti più pigri è chiaro che l'universo porta delle prove tarate alla persona, quindi per la persona più pigra, magari per la persona più timorosa, per la persona che sta bene dove sta e che magari non ha tanti pianeti in segno di fuoco nel tema natale, che quindi non si sottopone a delle sfide continue, una congiunzione Giove-Marte
Marte in Ariete può portare anche una promozione o comunque una situazione che sempre all'interno della sua zona la ponga in un momento, in una situazione magari di sfida e di competizione con se stessa. Quindi è comunque un periodo assolutamente impegnativo. Impegnativo, però come dire, con le finalità, gli impegni che arrivano sono finalizzati ad un miglioramento, sempre perché la fantastica Venere in Toro con Urano e col nodo nord vi sta spingendo progressivamente a dei cambiamenti assolutamente gradevoli. Probabilmente nel vostro entourage di amicizie o comunque nel vostro team, se lavorate in gruppo, se avete dei colleghi, sono arrivate delle personalità o si stanno creando delle situazioni o sentimentali o positive, no? Di amore, di qualcuno che vi aiuta, che sono fondamentali e propedeutiche a questo cambiamento che si sta preparando a voi. Volendo potrebbe essere proprio anche l'inizio di una nuova storia d'amore, se così non fosse successo, e quindi sì, sicuramente se avevate già una situazione oppure se venivate da un periodo di grande singletudine nella quale vi eravate abituati a stare da soli, questa rappresenta una novità che volendo potrebbe crearvi incertezza e timore, però ragazzi, state andando verso un cambiamento tale che nella primavera che inizia adesso e che nella primavera dell'anno prossimo vi darà non poche soddisfazioni stabili. Visto che a voi interessa anche, no, principalmente la stabilità, la durata e fare famiglia, insomma, in qualche modo, in qualche situazione. Quindi il cambiamento è assolutamente positivo. Questa settimana avete anche una effervescente luna piena in Sagittario che movimenta particolarmente la vostra quotidianità. Ovviamente questa è una frase, no? È una interpretazione che può essere declinata a 360 gradi. Potreste cominciare a iscrivervi in palestra, potreste iniziare a fare qualcosa di più movimentato, potreste avere un periodo definitivo o a tempo determinato di piccoli e grandi spostamenti al lavoro. Potrebbe arrivarvi la notizia di un trasferimento oppure di una collaborazione degli spostamenti temporanei verso un'altra sede, verso un altro ufficio. Insomma, per dirla tutta o per farla breve, c'è movimento, c'è grande movimento e probabilmente questo movimento è quello che è finalizzato al cambiamento. Anche se doveste aver, come dire, iniziato una nuova relazione sentimentale, anche questo potrebbe cambiare, potrebbe comportare una situazione di movimento e di cambiamento, perché magari il partner che è arrivato, visti i transiti, il partner che è arrivato nella vostra vita magari è una persona diversa dalle altre, che movimenta molto la vostra quotidianità e magari è una persona molto più giovane, una persona molto impegnata, molto sportiva o che vive lontano da voi e quindi in qualche modo movimenta il vostro tran tran e vivacizza tutte le vite di quei cancro e quegli ascendente cancro che ragazzi a partire dal 2018, soprattutto nello specifico dal 20 dicembre 2017, ad essere proprio puntuali come un orologio svizzero, hanno visto molte situazioni arenarsi, hanno visto ridimensionare e forse depauperare, impoverire la propria vita, le proprie risorse, la propria abbondanza. Insomma, siete venuti via, fuori da poco da un periodo di grande crescita e di grande sforzo e a volte anche di grande solitudine e anche di perdite, ragazzi. Ormai è passata, insomma, si può dire che molti cancro stanno, come dire, si stanno riprendendo forse adesso, forse con il trigono di Giove da Capodanno, ecco, forse l'alba del 2022 può aver riportato con il contagocce ad alcuni, insomma, chi si è chiuso, il cancro si sa che purtroppo tende a chiudersi di fronte alla sofferenza, quindi quelli più chiusi, insomma, stanno iniziando a macinare adesso, quelli che magari si
sono fatti affiancare da un terapeuta, da un coach, insomma si sono fatti coprire le spalle, hanno avuto la visione, no? Che a volte per superare dei grossi ostacoli ci voglia un punto di vista esterno e un valido aiuto, magari sono un po' più avvantaggiati in questo percorso, però ragazzi il peggio è passato, soltanto che adesso dovreste lanciarvi verso il nuovo. Io spero che vi siate, come dire, ripresi energeticamente a sufficienza, perché comunque l'energia del nuovo è talmente forte che difficilmente, anche se non ve la sentite, riuscirete a sfangarla, no? Quindi mi auguro che vi siate ricaricati a sufficienza per godere di tutte queste novità. Se foste ancora stanchi, ragazzi, state sereni, perché dal 5 luglio Marte vi chiederà meno sfide e vi sosterrà molto di più. Questo devo spoilerarvelo perché so che molti di voi hanno avuto tanti cambiamenti anche di recente e quindi insomma le stelle vi aiutano, prima dal 5 luglio vi aiuteranno ancora di più. Quindi un grande in bocca al lupo, un abbraccio e passiamo agli amici del Leone e dell'ascendente Leone. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, il momento di ripresa, rinascita, alleggerimento, miglioramento tanto preannunciato da metà maggio ad oggi continua alla grande. Datemene conferma, perché questa settimana si aggiunge anche una strepitosa quanto favorevolissima luna piena nel segno amico del Sagittario che come dire, porta fuoco al fuoco. Allora, questa luna piena porta delle grandi novità per quanto riguarda, quindi novità, soddisfazioni, miglioramenti, soluzioni, avanzamenti, sblocchi, cioè a seconda della situazione che voi state vivendo, per quanto riguarda l'amore, le faccende sentimentali, la fortuna, ragazzi. Quindi io non ho detto niente, però se provate a giocare responsabilmente, insomma, no? In questa settimana, soprattutto nelle giornate 13 e 14, tanto il video esce prima, io credo che male non faccia anche nei giorni successivi. Perché? Perché questa luna piena si compie, oltre al settore dei figli, si fa piena nel settore dei figli, della fortuna, dell'amore, ma anche della fortuna e di tutte quelle che sono le vostre attività ricreative e creative. Quindi se venite da un momento di grande stress, questa luna piena segna invece un momento in cui vi potete divertire, inizia una fase di divertimento, partite per un viaggio o iniziate ad organizzarlo, quindi la tensione inizia ufficialmente a defluire. Se per esempio invece siete delle persone che svolgono un lavoro creativo, ragazzi, qualsiasi cosa che riguardi la produzione creativa, gli artisti, che ne so, gli sceneggiatori, i cantanti, i musicisti, i creativi, gli artigiani, ragazzi, gli artigiani, tutti quegli artigiani, i pittori, tutte le persone che producono quei quadri, quelle stampe bellissime, chi fa musica, questo è un momento strepitoso. Ovviamente, momento strepitoso dipende da come ci arrivate. Se tu Leone o ascendente Leone, dopo i periodi che ti hanno tramortito, perché senza ombra di dubbio l'opposizione di Saturno a Sole e ascendente ha bloccato tantissimo, ha fatto finire tantissime cose che ovviamente avevano fatto il loro corso e che non erano più nel tuo destino, però fatto sta che sicuramente avete dovuto rielaborare un lutto. Se siete stati fra quelli che hanno una gestione delle proprie risorse già allenata, consapevole, no? Se avete fatto dei percorsi di crescita, se sapete come gestire, insomma, è chiaro che siete già in una fase di ripresa, perché almeno un mese si tratta di avere energie di ripresa almeno dall'11 maggio, ok? Anzi, nello specifico dal 2 maggio, quando Venere entrò nel segno dell'Ariete. Quindi
Se sapete, se siete consapevoli della gestione delle cose e quindi delle energie, quindi se eravate consapevoli anche quando c'era da lasciare andare qualcosa e non l'avete trattenuto disperatamente o non avete ostacolato l'evoluzione e il cambiamento, allora adesso non siete sopraffatti dagli eventi, siete abbastanza riposati, siete in linea. E quindi questa luna piena può indicare già, come dire, l'inizio, il coronamento di qualcosa, insomma, dipende da come ci arriviamo. Se invece state con l'acqua alla gola, no, perché avete fatto resistenza al cambiamento, siete fra quei leoni, ascendente leone, che non mollano, che non perdonano, che controllano tutto, chiusi, diffidenza, no? I segni fissi, chi ha valori in leone lo sa come sono, no? Qual è la tendenza all'ipercontrollo. Se avete fatto questo, adesso vi state risollevando con fatica. E questa luna piena vi darà una botta di vita, ragazzi, una botta di vita che, insomma, se non è già successo, segnerà la mega ripresa, ok? E se avete bisogno di fortuna per quanto riguarda le vicende sentimentali, allora ragazzi questa luna piena porta o amori, colpi di fulmine, insomma momenti di grande passione, oppure una ripresa, visto che Saturno è tornato retrogrado, quindi ci offre la possibilità di rinegoziare, di risolvere delle questioni che magari non avevamo gestito bene, e quindi se speriamo in un ritorno, questa luna piena e Saturno retrogrado possono darci la possibilità di un dialogo, no? di trovare un orecchio che ci ascolta ancora, tanto più che dal 13 Mercurio, che è il signore delle notizie e della comunicazione, e che retrogrado nel segno del Toro forse non è stato, insomma, no? Non è stato per il leone, per l'ascendente leone, foriero di buone notizie, anzi forse ha portato qualche stop, qualche intoppo, qualche dover ritornare in maniera noiosa su cose pratiche. Adesso dal 13 fantasticamente torna nel suo domicilio, che è il segno dei Gemelli, e che è un amico fortunato del leone e dell'ascendente leone, e quindi i dialoghi e le cose, no? Le faccende burocratiche, le comunicazioni, i ritorni sentimentali o meno cambiano elemento e diventano più lievi, più leggeri, più agevoli, anche un po' più divertenti e soprattutto positivi, perché Mercurio in Gemelli è un amico del leone, quindi i no vengono probabilmente in qualche modo sostituiti da qualche sì. Quindi la fase assolutamente positiva continua. Per quanto riguarda Saturno retrogrado, di cui il leone vuole sapere sempre, insomma, vuole sapere meglio, allora qui si ripropongono, c'è una seconda possibilità, non soltanto per quanto riguarda l'amore e le relazioni, ma anche per quanto riguarda faccende di compravendita, ragazzi, anche di natura immobiliare probabilmente, e anche questioni, contratti lavorativi. Qua siamo in una fase, se volevate cambiare lavoro, se volevate comprare casa, vendere casa e non c'eravate riusciti, le cose poi vabbè, perché sapete com'è l'energia degli ultimi mesi, soprattutto con i pianeti in pesci, sembrava che si dovesse fare tutto e poi non si doveva fare niente, insomma, no? Illusioni, anche varie illusioni dagli amici, notizie, novità. Adesso in realtà questo mese interessantissimo, con tutti questi valori di fuoco, riporta in auge tutte quelle idee che uno aveva, non solo degli ultimi mesi, ragazzi, non soltanto degli ultimi anni. Io parlo di compravendite e di cambi lavorativi, soprattutto nelle compravendite probabilmente anche dei primi anni 90, perché vabbè, lavorativi, se parliamo di svolte lavorative che stiamo aspettando dagli anni 90, qui è soltanto una pensione, no? Cioè si può pensare soltanto a quello, e ovviamente molti leoni ascendente leone stanno cercando di chiudere le pratiche proprio casualmente con Saturno nel settore dei contratti e dei rapporti, proprio, no? In perfetta sintonia con l'universo. Diciamo che si possono ripresentare
questioni di compravendita, questioni burocratiche, non soltanto legate agli ultimi 2 anni, ma anche ai primi anni 90 e anche ai primi anni 60. Voi mi direte, ma io non c'ero. Ragazzi, per quanto riguarda le compravendite, visti anche i pianeti in pesci che quest'anno ritornano, qui si parla anche di compravendite di beni ereditati. Fatto sta che ritornano questioni anche legate a questa cosa, e visto che adesso ci sono Giove e Marte in Ariete, si sancisce la fine di un periodo durato 12 anni, insomma abbastanza incasinato anche a livello di comunicazioni, burocratico. Chi è iscritto all'università da tanti anni e ha avuto un sacco di problemi, quest'anno veramente potrebbe risolvere. Ragazzi, avete tutta la mia comprensione se vi hanno perso piani di studio, cose del genere. Sicuramente non è stato un dodicennio facile dal punto di vista dell'istruzione, veramente, ci si potrebbe scrivere un libro. Si sbloccano un sacco di cose, quindi questo mese, questa settimana con la luna piena in segno di fuoco è d'oro, e questo mese è d'oro, non leggerissimo, cioè ci sta ancora da ritornare su diverse cose, ma sarete più leggeri anche dopo. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi. Un grandissimo in bocca al lupo, e passiamo agli amici della Vergine e dell'ascendente Vergine. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, la luna piena in Sagittario questa settimana vi vede coinvolti e interessati nelle faccende di famiglia, quindi vicende che riguardano i familiari, qualcuno della vostra famiglia o la vostra dimora, o i beni immobiliari. Per quelli che vivono all'estero o che stanno pensando di andare all'estero, questo è sicuramente un momento, come dire, in cui la valutazione di un allontanamento da casa si fa forte, si fa fortissima. Per tutte quelle vergini e quell'ascendente Vergine che il cui lavoro non va bene, a cui non hanno rinnovato il contratto, che comunque non si trovano bene a causa di Saturno retrogrado che non ha portato alla risoluzione di ragazzi, di quelle situazioni lavorative che non vedono sbocco, non vedono miglioramento, visti i transiti che ci sono e vista una luna piena in Sagittario che sicuramente vi spinge ad andare lontano in un settore come quello della famiglia, e soprattutto trigono a Marte, la voglia di ricominciare altrove, di dare un taglio netto a tutte queste seccature è molto forte. E soprattutto ragazzi, voi avete anche un Urano, una congiunzione Urano nodo nord, che spingono al cambiamento e che spingono ad andare lontano. Quindi per molti io prevedo veramente, per chi c'è già stato, il ritorno all'estero o comunque in un posto molto lontano da casa. Per chi non c'è già stato, l'organizzazione e la pianificazione di questa cosa, cioè di questo spostamento che questa settimana per voi si fa più forte che mai, e che credo che, ve lo spoilerò, credo che poi insomma se vi muovete in questa settimana, soprattutto con Mercurio, ragazzi, dal 13 Mercurio, che è il vostro governatore, ritorna nel settore aspirazioni professionali, e insomma io ho la sensazione che molti di voi veramente si muovano tantissimo, si sposteranno da casa, e se questa cosa non è valida per voi, è valida per figli o per fratelli, e insomma vi state organizzando. Questa cosa potrebbe verificarsi e accadere, insomma essere organizzata nel giro di un mesetto, e poi dal 5 luglio al 21 agosto, quando Marte, che è la forza e l'azione, si congiungerà a Urano e nodo nord, l'allontanamento potrebbe diventare effettivo. Ripeto, per voi, o se non siete voi che avete problematiche nel posto in cui state, no? Nel posto lavorativo in cui state,
per altri componenti della famiglia. Allo stesso modo, una luna piena in Sagittario, così dissonante, sta ponendo anche delle cose da fare e da risolvere in famiglia, rapporti interpersonali e probabilmente faccende legate alle eredità immobiliari, come dire, anche riformulazione, ridistribuzione dei compiti, come dire, dei compiti in famiglia, perché magari sono cambiati gli assetti, perché qualcuno è andato via, qualcuno si è allontanato, si è allontanato o sta per allontanarsi. Quindi c'è come una rinascita, un ricominciare da capo in base anche a queste nuove questioni, ripeto, familiari e o immobiliari, il che tradotto può essere veramente che ci siano anche per voi delle vendite, delle compravendite, non lo so, degli accordi legati alle questioni immobiliari, alle questioni di beni ereditati. Insomma, è un periodo abbastanza proprio movimentato per quanto riguarda la famiglia e tutto quello, la famiglia, i familiari e tutto quello che si porta dietro. Ovviamente nelle giornate, no? Nelle settimane successive alla luna piena, una luna piena così forte che segna l'inizio di un qualcosa, quindi o si risolvono questioni ereditarie o voi vi allontanate o un altro familiare lascia il nucleo familiare per andare lontano, fatto sta che effettivamente si riparte con un elemento in meno o in un luogo diverso e quindi si segna una sorta di punto zero, e sicuramente Giove e Marte no? In un settore così legato alle rinascite come l'ottavo vi riporta, no? Vi porta ad una situazione in qualche modo ripartite proprio da un punto zero, no? Quindi e comunque sia siete agevolati, favoriti, perché questi pianeti in Ariete, sestile tra l'altro, soprattutto Giove, sestile a Mercurio, vi danno una grande consapevolezza e un grande slancio. Cioè, se voi riuscite ad apportare i cambiamenti, soprattutto lavorativi, no? Che auspicate, il miglioramento professionale e personale sarà notevole, sarà assolutamente notevole. Se non si tratta di questioni immobiliari e professionali, ma ne dubito, quello che potrebbe accadere, ragazzi, è l'inizio di una relazione, di un colpo di fulmine, di una relazione passionale, forse all'inizio inizialmente clandestina, che vi stravolge la vita. Alcuni magari hanno già una situazione, altri invece sono single. Fatto sta che ci sono queste energie di rinascita, che a livello comunque di passione, di vita sentimentale si sta chiudendo una fase, anche a livello sessuale, ragazzi, si sta chiudendo una fase disfunzionale iniziata nel 2011, quindi destrutturante, no? Dove molte cose sono cadute, tante maschere, tante cose sono finite, insomma, no? È stato un periodo agrodolce nel quale siete andati sicuramente dall'apparenza delle cose all'essenza, però adesso anche basta, no? Adesso siete pronti a qualcosa di diverso, di più autentico. Sicuramente non siete cresciuti, non siete più quelli di 10-15 anni fa, e quindi insomma le stelle dicono che siete pronti anche a lasciarvi alle spalle il passato sentimentale e a iniziare una nuova fase di vita, che sia con lo stesso partner, ma entrambi migliorati, perché voi sapete che quando cambiate voi dentro cambia anche l'altro, o che sia con un nuovo partner. Qualcosa può nascere adesso, e in questo caso quella luna piena in Sagittario indica che volendo potreste conoscere qualcuno con cui mettere su famiglia, e poi se come dire, la scelta è valida, se l'elemento che è arrivato è valido, ve ne accorgerete, perché le cose andranno abbastanza velocemente, e anche per voi, e anche in questo caso dal 5 luglio al 21 agosto ci saranno delle grandi possibilità di crescita della coppia, cioè ci sarà proprio una trasformazione da situazione clandestina a situazione ufficiale. Quindi, ragazzi,
state rinascendo dal passato, vi state prendendo a raccolta, chiamando a raccolta tutte le vostre risorse, e questa luna piena sarà molto molto interessante, quindi fatemi sapere che cosa accade. È probabile che se dovessero iniziare delle situazioni, forse chi non è singolo le terrà magari in valutazione e si manifesterà, si dichiarerà in autunno, prenderà una decisione in autunno. Fatto sta che qui ci sono dei grandi cambiamenti in atto, e che io vi ricordo sempre: scegliete bene, siate responsabili, perché quando arriverà Saturno in Pesci da marzo 2023, insomma, sarete costretti a fare delle scelte, quindi è bene arrivarci già con quell'ottica. Un bacio grande, in bocca al lupo, buona luna piena, e passiamo agli amici della Bilancia e dell'ascendente Bilancia. Cari amici della Bilancia e cari amici con l'ascendente Bilancia, questa settimana un'ottima luna piena, e la settimana inizia con una luna piena in Sagittario che stempera le tensioni, le problematiche che si stanno verificando ormai da un mesetto, sia a livello lavorativo sia a livello, ragazzi, interpersonale, sentimentale, insomma tra voi e gli altri da un mesetto c'è la guerra. Per chi capitasse per la prima volta su questi video, ragazzi, la Bilancia, soprattutto prima e seconda decade, stanno vivendo l'opposizione di Giove, che porta delle sviste. L'opposizione di Giove è un transito che si verifica ogni 12 anni e che solitamente prevede un momento in cui andiamo un po' a gambe all'aria, nel senso che è un momento di grande enfasi, succedono cose che ci fanno fare il passo più lungo della gamba, ci sentiamo molto audaci. Per esempio la Bilancia, o l'ascendente, nello specifico la Bilancia più dell'ascendente, che mantiene sempre un proverbiale aplomb, una misura, cerca sempre un equilibrio, non attacca mai, potrebbe perdere questo proverbiale bon ton, no? Ed essere più nervoso, avere voglia di fare colpi di testa, essere irriflessivi. Ok, sono cose che stanno facendo emergere tutto il sommerso del vostro lato ombra, ok? È una cosa che succede ripeto, ogni 12 anni. In più ci si è aggiunto Marte in Ariete, indica anche chi vi provoca. In questo momento la prima decade, quindi nati in settembre, l'ascendente ne risente meno, quindi nati in settembre tutte le persone che hanno la luna piena nei primi 10 gradi della Bilancia, perché l'opposizione luminaria è molto sfidante, principalmente, insomma, sono un po' fuori dall'egida di Marte, perché Marte li ha provocati nelle scorse settimane. Adesso Marte fronteggia la seconda decade, quindi c'è qualcuno che vi provoca, che vi fa ingelosire, che magari vi attacca, oppure vi state distaccando da qualcosa o da qualcuno, ok? Mentre la prima decade è ancora alle prese con queste tentazioni, queste trasgressioni, questa voglia di fare il passo più lungo della gamba, questa voglia di prendere decisioni importanti. Allora, ragazzi, solitamente non si dovrebbero prendere. Mentre quando si ha Giove opposto ci sono sempre degli errori di valutazione. È raro, ovviamente c'è tutto a questo mondo, ovviamente esiste l'eccezione che conferma la regola, solitamente implica una lucidità, nonostante Giove opposto, che è proprio la visione, quindi già se Giove opposto non abbiamo una visione completa. Solitamente accade quando la persona è risoltissima, ma siccome siamo sulla terra e non siamo esseri umani deboli, egoici, egocentrici, convinti, no, di essere chissà che, e magari non sempre ci mettiamo in discussione, io vi consiglierei di non prendere decisioni epocali. Per chi capitasse per la prima volta su questi video, ragazzi, Giove esce per 2 mesi dall'Ariete, dal 28 ottobre al 20 dicembre. Se proprio volete prendere decisioni epocali, fatelo in quella fetta di tempo, ma io proprio eviterei fino a maggio del prossimo anno, non so come dire, per il Sole in Bilancia, Sole e Luna in Bilancia. Per quanto invece riguarda l'ascendente, molti mi avete scritto perché
Chi ha l'ascendente in Bilancia ha il discendente, cioè la settima casa, in Ariete, e quindi lì ci sono novità contrattuali, ci sono state delle proposte di lavoro molto interessanti e soprattutto c'è grande movimento anche nei rapporti interpersonali, nelle società. Allora ragazzi, se avete soltanto l'ascendente Bilancia, l'esito è positivo. Ora che da questa settimana che avete Mercurio in Gemelli a favore, quindi pensiero lucido, interlocutori sinceri, punti di vista adeguati. La luna piena, questa luna piena è molto di aiuto perché si forma nel settore della comunicazione e soprattutto fa da punto di talete, quindi si mette in mezzo a questa opposizione, a questo fuoco incrociato tra Giove e Marte, il Sole e l'ascendente. Quindi questa settimana si ha un quadro d'insieme, si scoprono verità, si hanno belle comunicazioni, si hanno bei dialoghi chiarificatori. Da questa settimana sì, potete prendere decisioni, avete un quadro d'insieme adeguato e quindi io vi consiglio sì anche di comunicare, se dovete comunicare, non lo so, rescissioni di contratti, insomma cose, se dovete parlare con qualcuno e avete avuto la pazienza, l'opportunità e l'occasione di non farlo, questa settimana potete dare, come dire, fiato alle trombe. Quindi, se invece, quindi potete anche cambiare lavoro, ragazzi, sì, potete cambiare lavoro. Questa è una cosa che mi è stata richiesta particolarmente. A livello sentimentale ci sono delle valutazioni. Saturno in retrogrado nel settore dell'amore, Marte Ariete in seconda casa, insomma è un momento di tensione, un momento in cui molti Bilancia, ascendente Bilancia vorrebbero, o stanno litigando con il partner, insomma c'è la possibilità o da parte vostra o da parte del partner di iniziare un periodo di singletudine, ok? Adesso questa settimana, ma fino al 5 luglio, è probabile che proprio tutti i nodi vengano al pettine e che però ragazzi state sereni perché voi siete animali che devono stare in coppia. Se il rapporto non è arrivato, Saturno non lo spezzerà. Ricordatevi sempre che magari ecco non è un periodo da Carnevale di Rio, perché un Saturno retrogrado messo come si è messo per voi magari non vi fa divertire tutti i giorni, magari non è un periodo. Negli ultimi anni non state vivendo periodi spensieratissimi, sicuramente con il partner, c'è chi ha visto concludere storie, c'è chi vede sofferenza, c'è chi vede pesantezza, però ragazzi questa bella luna piena anche per i rapporti sentimentali porta a svolte, quindi o è una luna di dialogo per tutti quei rapporti sentimentali che vogliono, che hanno ancora del sentimento, hanno ancora linfa vitale e quindi hanno la possibilità di rimanere in piedi, e allora un chiarimento sincero, un riuscire ad andare oltre cose del passato vi porterà lontano. Se invece è finita, ragazzi, una luna piena in Sagittario come questa vi porterà lontano, probabilmente al di fuori di questa storia, perché qua c'è o notizia di un trasferimento, notizia o di ritorno agli studi. A proposito, se siete Bilancia, ascendente Bilancia e state studiando, questo è un momento strepitoso per il lavoro, per le discussioni delle tesi, per la richiesta delle tesi. Questo è un momento in cui secondo me si laureano tutti i bilancini che sono all'ascolto, no? Che proprio discutono la tesi, perché è un momento proprio di grande comunicazione, no? E soprattutto di comunicazioni positive, fortunate. Quindi lavorativamente parlando potete andare lontano e potreste anche fare degli incontri molto fortunati che vi porteranno lontano. Se avete inviato dei curriculum, se aspettate delle risposte anche a quelli che sono dei concorsi, miei cari, arriveranno anche quelle. Questa è una settimana che notizie, comunicazioni, spostamenti e viaggetti non ve li toglie nessuno. Siete anche
come dire, impegnati, forse non ve ne siete ancora accorti, ma sta per accadere, siete anche impegnati nella risoluzione di questioni ereditarie, di immobili, di compravendite. Se non ne avete ancora notizia, se la luna piena non vi porterà notizia adesso, lo saprete dai primi di luglio, però io ve lo spoilerò perché sono qui apposta. Quindi s'aggiusta. Settimana movimentata, settimana di tensioni, ma se c'è l'amore si aggiusta tutto, altrimenti libertà per tutti. Ragazzi, un grande bacio, buona luna piena che per voi è favorevolissima, e passiamo agli amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, questa settimana soldi e indipendenza personale. Siete nei paraggi, nei pressi di grandi conquiste personali e di cambiamenti lavorativi. Ovviamente dipende da come si arriva al cospetto di un transito e al cospetto di questa fantastica luna piena in Sagittario, trigono a Marte e sestile a Saturno, ragazzi, che per chi di voi, ascendente Scorpione e Sole in Scorpione, è avanti nel percorso, quindi per chi è già risorto dalle ceneri, dai cambiamenti, quindi per chi non vive i blocchi, segna il coronamento il raggiungimento di un'indipendenza personale, professionale, economica notevole, a cui avete lavorato da tempo, a cui vi siete proprio frutto di un lavoro e di un impegno che viene da lontano e che non poteva che portarvi nel punto dove siete adesso, che per chi è stato concreto, ha seminato, no? E non era rimasto bloccato dagli eventi perché magari era nel posto giusto e quindi non ha dovuto subire le dissonanze di Saturno e Urano, e quindi non ha dovuto sprecare energie per ricollocarsi da un'altra parte. Chi ci stava già nel posto giusto, ragazzi, adesso miete successi che possono essere, cioè presentarsi anche attraverso una promozione lavorativa, un trasferimento in un posto più prestigioso e inevitabilmente un aumento di stipendio, ragazzi, di entrate, quindi paragonate al successo ottenuto. Quelli che sono nella fase intermedia, che quindi hanno capito di essere nel posto sbagliato, tempo addietro, hanno trovato il modo di ricollocarsi, soprattutto quelli che magari da gennaio, quando Urano finalmente si è tolto dalla retrogradazione e si è messo diretto, vi ha lasciati liberi e siete di uscire dall'impasse, dal blocco, e quindi vi ha permesso di ricollocarvi. Quelli che hanno usato gli ultimi 4-6 mesi per muoversi adesso potrebbero godere, grazie a questa bella luna piena in Sagittario, non di un coronamento, ma magari di una riconferma di un contratto che magari nei primi 3 mesi era un contratto a tempo determinato, oppure la felice collocazione in un posto di lavoro. Magari in questi mesi ne avete cambiati diversi e quindi chi lo sa, magari no, siete riusciti, se avete cambiato, non trovavate, magari adesso vi rendete conto che soprattutto diciamo nell'ultimo mese avete avuto le opportunità per rimuovervi, no? È salita l'energia, quindi le cose hanno iniziato ad andare in una maniera un po' più interessante, e quindi adesso possiamo fare un bilancio proprio così personale, no? Personale e lavorativo, e possiamo dire che vi trovate nel posto giusto e che quindi non so se vi hanno già fatto un contratto a tempo indeterminato, se non è, magari no, all'inizio c'è sempre una fase di prova. Vi spoilerò che se non ve lo hanno fatto subito, se non ve l'hanno ancora fatto, cosa del tutto normalissima, io vi spoilerò che tra luglio e agosto, insomma, se siete nel posto giusto, avete dei transiti talmente interessanti che insomma avrete la stabilità che cercate. Quindi, e poi c'è la fase di quelli che invece mi scrivono che sono ancora bloccati. Ragazzi, qua
quando una persona è bloccata, tu glielo puoi dire in tutte le lingue, io vedo che non riesce proprio ma succede anche a me, succede a tutti, cioè non è che mo siete il caso umano, però quando una persona è bloccata e uno gli dice cose, si sentono dire cose che non vogliono sentir dire, l'orecchio proprio non gliele fa sentire. Chi è bloccato lavorativamente parlando vuol dire che ha sbagliato proprio i presupposti, quindi probabilmente non si è formato in una materia che è talmente fuori dalla propria portata, come dire, dalle proprie abilità, che dovreste proprio volgere lo sguardo da un'altra parte. Quindi sì, forse fare lo sforzo di investire un po' in formazione, per chi proprio non se lo può permettere, li ho fatti anch'io tanti anni fa, ci sono dei corsi per gli inoccupati che ovviamente danno quel quid che ti può far iniziare da qualche parte, però il segreto è muoversi, ok? Purtroppo figli di vecchie abitudini e di vecchie mentalità, ci sono delle persone che si fidano di quel concorso fatto nel 15-18, quel curriculum inviato tanti anni fa, oppure quella persona che adesso mi dà una mano. In realtà, se non si è mosso nulla nei precedenti 5 mesi con quei trigoni strepitosi, ragazzi, di Giove, Nettuno, Marte e Venere, quel trigono di Marte si è appena concluso il 25 maggio, se non si è mosso nulla con quello, che tra l'altro lo stellium strepitoso era in ottimo aspetto anche con Plutone retrogrado, il cambiamento deve partire veramente da voi, cioè quando il transito non ti porta nulla e il transito si è assolutamente verificato ed era un transito abbastanza, come dire, poderoso, sentito da molti, vuol dire che il campo dove avete seminato non è il vostro, cioè il transito non vi ha potuto riportare niente. Quindi ragazzi, ci vuole il cambiamento e questa luna in Sagittario, ardimentosa, audace, impulsiva e coraggiosa e soprattutto che ci spinge ad andare lontano, vi potrebbe dare, si spera, visto che anche trigono a Marte, sestile a Saturno, la spinta per muovervi, per trovare il coraggio di uscire da una situazione di impasse che purtroppo dipende da voi. C'è l'eventualità, fatemi sapere insomma se vi suona questa cosa, cari amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione, che a causa di Saturno forse ci sia la possibilità di dover cambiare luogo, cioè la retrogradazione di Saturno, che nel vostro caso è quadrata, mi dà da pensare che forse non siete nel posto dove c'è il vostro destino, forse dovete cambiare casa, forse dovete cambiare location, forse dovete andare lontano, e questa cosa vi sarà ancora più chiara in questa settimana perché Mercurio, che torna in sede e ci sarà per tutto il mese di giugno, formerà dei trigoni con Saturno e vi farà comprendere queste cose. Ok? Quindi qui per chi proprio non vede sbocchi e sblocchi, c'è l'eventualità di mettere in discussione la location, ok? Allora, io non riesco a credere che con Marte e Giove in Ariete, voi che siete dei figli di Marte, non abbiate delle novità. Io credo che molti di voi improvvisamente da questa settimana, sarà che anche siamo in una stagione in cui insomma volendo si possono fare dei lavori stagionali che ci portano delle risorse, io credo che insomma, se non è già successo nelle settimane scorse, nelle giornate eminentemente trascorse, adesso con Marte trigono alla luna piena dovrebbe partire qualcosa, probabilmente forse non stabile, forse qualcosa che vi porta lontano o forse qualcosa, se siete lontani, che vi riporta a casa, però voi vedrete che il dipanarsi degli eventi e l'andare bene o l'andare male una cosa è anche legato al luogo dove vi trovate, quindi io vi invito, come dire, anche a chiedervi se state bene dove state o se non bisogna prendere in considerazione l'idea di muoversi un attimo.
Se così fosse, sappiate che, ve lo spoilerò, dal 5 luglio al 21 agosto ci saranno grandi cambiamenti nella vostra vita e forse nuove destinazioni che vi chiamano, e quindi fine di situazioni e di stalli inutili e grossa spinta al cambiamento. Se siete in una situazione che vi trattiene, rapporti tossici, ragazzi, è molto probabile che dal 5 luglio al 21 agosto riusciate a trovare la forza di affrancarvi da tutto questo, da questa energia bassa, e di riprendervi la vostra vita. Io credo che siate in una fase di grande rinascita energetica, proprio come stile di vita. Si chiude una fase iniziata nel 2011 che è stata abbastanza pesante, e adesso se ne apre un'altra, anche soprattutto lavorativamente parlando, è proprio legata alla vostra quotidianità, al vostro prendervi cura di voi stessi, che farà assolutamente la differenza. Però bisogna fare un atto di forza che deve partire da voi. Io vi mando un grande bacio, che la luna piena possa darvi tutta l'energia di cui avete bisogno, e passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Cari amici del Sagittario e cari amici con l'ascendente Sagittario, questa volta, questa settimana, vi tocca, avete l'onore di avere la luna piena sul vostro sole e sul vostro ascendente, il 14 giugno, tra il 13 e il 14 giugno. Ovviamente la luna piena, l'energia della luna piena si sente sia prima che dopo. Chi magari ha una posizione dominante della luna nel tema natale può essere particolarmente sensibile ai transiti, no? Alle fasi lunari, e quindi avvertire l'energia, recepirla addirittura prima. Ovviamente la luna piena nel segno del sole e dell'ascendente capita una volta l'anno, quindi è chiaro che sancisce, rappresenta un momento importante dell'anno, e ovviamente l'energia provoca delle svolte, dei cambiamenti, il coronamento di qualcosa. Per chi capitasse per tutti quei Sagittario, ascendente Sagittario che capitino per la prima volta su questi video, ragazzi, allora molti di voi hanno ripreso a vivere da 6 mesi a questa parte, da metà gennaio, quando Urano ha smesso il suo moto retrogrado, e quindi ne abbiamo parlato e lo abbiamo visto. C'è ancora qualche Sagittario bloccato, però da metà maggio c'è stata un'ulteriore ondata di energia assolutamente positiva, assolutamente rivitalizzante, veramente un geyser di energia, perché prima Giove è entrato in Ariete, poi è stato raggiunto da Marte, quindi sono veramente pochi, ragazzi, quegli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario che non stanno beneficiando di grandi cambiamenti e di svolte di vita, e questa luna piena si va a collocare proprio, a coronamento di un iter che dovrebbe essere già iniziato. Ma ovviamente i transiti fanno effetto in base a come noi ci arriviamo, no? Al cospetto di una luna piena magari nel nostro segno, e quindi le persone che hanno ripreso in mano la loro vita tanti mesi fa e che quindi hanno beneficiato del transito di Marte in Acquario tra marzo e aprile, e adesso da Marte in Ariete, con questa luna probabilmente coronano, concretizzano un'energia, qualcosa che è già nato. Nel vostro caso, perché è già avanti col percorso, quello che potrebbe essere in atto e quello che potrebbe essere rappresentato da questa luna piena è l'amore, delle grandissime, meravigliose novità in amore. Se avete conosciuto più persone interessanti, con questa luna piena magari riuscite a capire qual è quella destinata a rimanere nelle vostre vite. Se non è ancora successo, con questa luna piena, ragazzi, è difficile che non accada, ok? Se siete, e quindi colpi di fulmine, come se non ci fosse un domani, e voglio dire, fateci sapere, raccontateci, fateci sapere nei commenti. Per chi vive delle situazioni sentimentali, magari un po'
un po' deboli, un po' stancanti, di cui non siete, no, dei rapporti un po' così, adesso con Mercurio dal 13 in Gemelli nel vostro discendente e con questa luna piena potrebbero iniziare e aumentare o le tensioni, ragazzi, perché quando si ha un bivio le cose sono due: o si dialoga, perché ripristinare il dialogo è fondamentale. Voi non sempre siete dei dialogatori, il vostro segno rappresenta l'esilio di Mercurio, quindi non solo siete impetuosi, impulsivi e molto fisici, e a volte fate magari fatica a razionalizzare e a mantenere la freddezza, ma a volte avete difficoltà a informare il partner di quello che pensate e trattenete molto di quello che no, e quindi spesso si creano dei malintesi. L'esilio di Mercurio è anche questo, ok? Essere parchi di parole. Con Mercurio in Gemelli per tutto il resto del mese di giugno è probabile che la situazione fra voi e il partner si trovi a un bivio, che quindi prenda due strade: o si ristabilisce un dialogo che è alla base di tutti i rapporti, o iniziano i battibecchi. E quindi poi da lì no, si inizia una fase discendente. Quindi siate consapevoli di quello che volete, mettetevi in discussione. Mercurio opposto indica anche quello, no? Mettersi in discussione, fare un'autocritica e capire, e se riuscite a riconoscere di aver sbagliato, potete iniziare, no, a chiedere scusa e a dialogare. Io sono molto curiosa di sapere questo Mercurio opposto dove può portare gli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Fatto sta che se volete recuperare dei rapporti c'è assolutamente la possibilità, perché i transiti sono buoni. Se desiderate diventare genitori, questa luna piena è molto interessante e di sblocco per questo, e se siete già grandi a sufficienza da avere dei figli, no? E quindi ci sono delle vicende, delle preoccupazioni, delle cose che riguardano i vostri figli, questa luna piena è molto buona per risolvere tante cose. Ragazzi, i transiti sono buoni. Se state aspettando invece, se fate parte di quelli che stanno ancora attendendo il trasferimento, la notizia del concorso, lo sblocco della graduatoria, adesso con Mercurio diretto e Saturno retrogrado ci sono novità burocratiche, sblocchi. E io credo che ci siano anche dei trasferimenti. Sembra come se in maniera imminente, ve lo spoilero e ve lo anticipo, magari lo potreste sapere proprio dopo la luna piena. Io ve lo spoilero perché almeno uno si organizza. È vero che voi siete dei segni di fuoco ardimentosi e quindi sapete prendere, ripeto, le cose, non vi spaventano gli imprevisti e siete persone coraggiose, però io da Toro v'avviso perché non si sa mai nella vita. Dal 5 sembra che ci siano dei cambiamenti lavorativi, dei trasferimenti, sembra che ci sia qualche cambiamento al lavoro, proprio nel vostro quotidiano, proprio di gestione anche degli spazi, dei beni, non so che cosa bolle in pentola, forse ci sono anche delle compravendite immobiliari, ma dal 5 luglio al 21 agosto sappiate che per voi arrivano dei cambiamenti anche abbastanza veloci, magari non previsti, che cambieranno, che porteranno a modificare proprio il vostro stile di vita. La vostra quotidianità. E ovviamente questa cosa può essere intesa a 360 gradi. Esempio, se avete un problema di salute che magari vi trascinate da un sacco di tempo, potreste improvvisamente, grazie a Giove, grazie a una distribuzione dei pianeti in maniera tattica, trovare finalmente lo sbocco, quindi fare quell'operazione, fare quella dieta, fare quella cosa, quindi prendere di petto una cosa e risolvere improvvisamente. Oppure se siete in affitto a casa, ragazzi, quello che potrebbe succedere è che il proprietario di casa venda l'appartamento e che dobbiate trasferirvi, o che vi arrivi un trasferimento che può essere sia di ufficio che di destinazione diversa, e ci sono delle cose, ragazzi, ci sono
E in ultimo, io non lo escludo, per chi invece il lavoro stabile ce l'ha, non per chi l'ho appena trovato, possono esserci delle novità, può iniziare una negoziazione del contratto che può partire da voi, ma può partire anche dal datore di lavoro, dall'azienda per cui lavorate, dal negozio nel quale lavorate per sistemare delle cose. Ci sono delle novità anche se a partire dalla luna piena, quindi insomma a partire da questa settimana, anche se siete in società con qualcosa o con qualcuno, cioè vabbè con qualcuno ovviamente o magari con voi stessi, ci sono delle novità, possono essere rappresentate anche da cambiamenti legislativi, ma possono esserci delle rinegoziazioni di contratto. Quindi comunque ragazzi il momento è assolutamente positivo, si preannunciano sicuramente cambiamenti, quindi fatemi sapere, un grandissimo in bocca al lupo, buona luna piena nel vostro segno, se ne riparlerà l'anno prossimo, godetevela e raccontateci tutte le vostre fortune perché siete fra i segni più fortunati dello zodiaco. Un bacione e passiamo agli amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, questa settimana si ripresentano e si ripropongono delle questioni interiori che forse sono delle abitudini, delle faccende inconsce, dei blocchi inconsci o un antico e profondo nervosismo che vi caratterizza e che non sempre lasciate trapelare, ma chi condivide con voi la quotidianità conosce bene un nervosismo e una voglia che spesso si ripresenta di mandare tutto al diavolo, di darsela e di essere solitari eremiti su una montagna che potrebbe ritornare fuori, ritornare a galla con questa fantastica luna piena nel segno del Sagittario. Quindi sì, ritorna in molti di voi la voglia di individualismo, di solitudine, di liberazione da situazioni sia sentimentali, ma io temo soprattutto personali e familiari che vi stanno stressando non poco. Non è detto che voi siate in conflitto necessariamente con un familiare, famiglia acquisita o famiglia d'origine che sia, e vale per entrambi e una non esclude l'altra, quindi sì, potreste essere in conflitto con la famiglia di origine, con quella che avete creato e ragazzi è possibile con dei transiti così, con una quadratura Giove-Marte in Ariete che porta lotta, dispute, scombussolamenti, ma questa tensione, questa rabbia, queste rabbie potrebbero essere non dovute solo o principalmente ad un familiare o congiunto o coniuge, come lo volete, insomma chi avete in casa, anche se avete coinquilini ragazzi, no? Anche se siete all'università a studiare, c'è qualche coinquilino che dà di matto, no? Cose che succedono spesso, insomma io potrei scriverci dei libri. Può riguardare questa tensione, questa rabbia, queste faccende anche burocratiche, anche legali, visto che c'è Giove, gli immobili. Quindi potrebbe esserci qualche rogna, qualche seccatura, qualche lavoro da dover fare, qualche ostilità, qualche situazione ostica per avere delle approvazioni, ragazzi, perché c'è Giove nel quarto settore, dissonante a Sole ascendente, che indica proprio controversie, noie, no? Lungaggini legali di approvazioni, faccende burocratiche, ritardi magari nei lavori oppure imminenza e necessità di lavori, di pratiche da fare, da svolgere e un eccesso di lavoro che va contro quelle che sono le vostre tempistiche, contro il vostro operato, perché voi fate le cose come Dio comanda, con una certa procedura, con dei criteri, non siete persone impulsive e facilone, invece qui o c'è qualcosa o qualcuno che vi mette fretta e che fa le cose impulsive, insomma, o comunque proprio a livello legale e burocratico non ci siamo con i tempi. La faccenda è questa, non ci siamo con i tempi, qualcosa o qualcuno spinge, urge per far partire qualcosa, potrebbe trattarsi anche di traslochi, ragazzi. Molto semplicemente potrebbe trattarsi anche di traslochi, potreste essere
costretti, ragazzi, spinti, tra virgolette, a traslochi veloci, forzosi, forzati, perché ci risiamo, magari il proprietario di casa vende casa velocemente, voi dovete andare via, o perché per lavoro ci sono delle novità, o perché forse dovete tornare a casa dai vostri genitori perché in questo periodo c'è una fase di stallo lavorativa. Fatto sta che tra soldi, complicazioni immobiliari e con gli inquilini di casa, insomma, il periodo è un po' stressante, ok? Un po' stressante. Le problematiche, le novità potrebbero riguardare anche il paese nel quale vi trovate. Potrebbe, se vivete all'estero, se vivete dall'altro capo del mondo, potreste tornare a casa, potrebbe esserci un ritorno a casa. Se invece siete a casa e problematiche lavorative, novità, arrivano notizie o lavorative, ragazzi, o sentimentali che vi prospettano una partenza, non è escluso che voi raggiungiate qualcuno all'estero o comunque in regioni molto lontane, insomma da province molto lontane da quelle vostre di appartenenza. Quindi c'è movimento, c'è lotta, c'è novità a casa, nel paese, riferito agli immobili, e la cosa sembra non essere molto gradita da Capricorno, ascendente Capricorno, perché questa luna piena proprio vi sta facendo venire una profonda ribellione per tutte queste incombenze, per tutte queste seccature, e una voglia di andare lontano e di liberarvi di tante seccature che non si è vista mai. E non è detto che alcuni di voi riescano ad approfittare del trigono della Luna con Marte in Ariete e a dare delle svolte improvvise alla vita. Sappiate che, lo dico per rincuorarvi, ma ci sono delle novità sentimentali in mezzo a questo marasma, in mezzo a queste seccature immobiliari o comunque di convivenza, ragazzi. Sappiate che c'è un momento molto dolce che invece riguarda l'amore, assolutamente, che se non c'è nella vostra vita è impensabile che non arrivi da qui a pochissimi giorni, ok? Quindi preparatevi, perché magari state passando, siccome siete incasinati da faccende pratiche, potrebbe esservi passato sotto gamba il richiamo, la conoscenza, il ritorno, il contatto di qualcuno che però, annunciato da questa meravigliosa Venere in Toro congiunta al nodo nord, che porta incontri sentimentali del destino, che potreste non aver colto, ma che vi garantisco porterà delle grandi novità a partire dal 5 luglio. E per chi non l'avesse visto, per chi capitasse per la prima volta su questo canale, sappiate che a favore, assolutamente a favore del Capricorno, dell'ascendente Capricorno, di tutte le persone che hanno dei valori importanti, anche la Luna, Marte, nel segno del Capricorno, c'è un transito strepitoso che è dato dall'incontro di Marte, Urano e nodo nord nel segno del Toro, ripeto, dal 5 luglio al 21 agosto, a cui è stato dedicato un video che trovate nel canale, che si chiama Incontri del Destino, Svolte del Destino, e insomma che per voi capita a fagiolo. Quindi per voi però è anticipato quel transito che inizia il 5 luglio, per esempio dalla Venere in Toro che c'è adesso in questo momento. Quindi potrebbe anche darsi che abbiate già fatto questa conoscenza importante, che quindi stiate mettendo in discussione gli equilibri familiari, vecchi rapporti, o anche potete aver avuto riconosciuto una persona, magari veramente conosciuta da poco, ma che avete riconosciuto come importante, come determinante, che ha catturato la vostra attenzione, e in base a questa conoscenza così scombussolante è possibile che voi stiate già mettendo in discussione il posto dove siete per seguire questa persona, o addirittura per portarla a casa. Cioè qui c'è qualcosa che proprio è cotto e mangiato, succede in maniera molto molto veloce, per alcuni sta già accadendo, quindi
il caos a cui accennavo prima per quanto riguarda gli immobili poteva, e quindi la famiglia, il fare famiglia, l'uscire dalla famiglia, poteva indicare questo. Per altri accadrà, ragazzi, questione di giorni, di settimane, quindi potrebbe essere il cambiamento, non è escluso che parta dall'amore, da queste fantastiche novità sentimentali. Se invece vivete una relazione e magari cercate dei figli, le novità riguardano proprio loro, quindi aumentare la famiglia, ed è per questo che si vede tanta energia familiare, perché forse la casa è piccola, dovete cambiarla, o comunque indica proprio l'impegno, la dedizione per questo progetto, o magari semplicemente volete ristrutturare casa perché volete addirittura sposarvi, cosa che con questi transiti non è escluso. E se invece avete già dei figli grandicelli, ci sono delle belle novità e dei cambiamenti dal prossimo mese, quindi magari va all'asilo, magari risolve un problema che aveva, quindi c'è caos ma c'è anche risoluzione, e ci saranno grandi cambiamenti positivi e grandi svolte a partire dal mese prossimo, che adesso vengono preannunciate. Quindi un grande in bocca al lupo, non partite lontanissimo se non potete, insomma, se avete cose importanti con questa luna, cercate di, come dire, di sfogare questa energia di ribellione, magari isolandovi un pochino con una camminata in montagna, insomma, no? Perché è tanta energia, quindi trovate il modo di star da soli per farla defluire, voi vi ricaricate così, a differenza di altri. Un grande bacio a tutti i Capricorno che ci ascoltano, gli ascendenti Capricorno, e passiamo agli amici dell'Acquario e dell'ascendente Acquario. Cari amici dell'Acquario e cari amici con l'ascendente Acquario, questa settimana con questa meravigliosa luna piena in Sagittario, che è vostra amica, vostra fedele amica, avviene quella che è la rivisitazione di un progetto o di qualcosa che riguardi le amicizie o il team. Quindi questa luna piena porta delle svolte in uno di questi due ambiti. Cerchiamo di capire di che si tratta, visto che voi avete la retrogradazione di Saturno, quindi signore del karma, che vi dà una seconda possibilità, vi sta portando, vi sta offrendo la possibilità e anche il tempo, ragazzi, perché Saturno è anche il signore del tempo, oltre che del karma, vi sta dando la possibilità di correggere qualche tiro. Quindi se c'è qualche progetto, qualcosa, delle situazioni che da marzo 2020 ad oggi erano iniziate, a cui stavate lavorando, e poi insomma c'è stato un arenarsi, adesso con la retrogradazione di Saturno c'è la possibilità di risolvere, tanto più che Mercurio dal 13 diventa favorevole. Adesso è stato in Toro un po' rallentato, c'è stato Mercurio retrogrado, quindi ci sono state delle dissonanze, delle problematiche, dei rallentamenti dovuti o a questioni familiari o logistiche, proprio di location, o alla famiglia, insomma. Quindi Mercurio in Toro sicuramente ha cambiato un po' le carte in tavola, però adesso Mercurio dal 13 ritorna ritorna nel segno dei Gemelli, e quindi comunicazioni, notizie, consapevolezza e lucidità a palla. Quindi se avevate delle incertezze, se avevate anche delle situazioni poco chiare, adesso queste situazioni iniziano a chiarirsi. Il buono di questa di questa posizione di Mercurio, che forma un aspetto notevole, di notevole interesse, di notevole fruibilità anche con Giove e con Marte, quindi con la forza, con gli inizi. Se questi progetti si erano arenati, adesso dovrebbero ripartire alla grande. Però ragazzi, quando un pianeta diventa retrogrado e poi torna diretto, quando ci sono questi transiti, quando c'è una luna piena, insomma, no? Nel segno del Sagittario, che indica il superamento di un ostacolo, probabilmente mi viene da consigliarvi, se volete una reale ripartenza, no, di queste situazioni, di cambiare il tiro. Qui sembra che ci sia un cambiamento, che sia un cambiamento di destinazione, che sia un cambiamento logistico, che sia un cambiamento, una modifica, ragazzi, relativa al team, alle persone con cui state lavorando, a cui fate riferimento. Insomma,
c'è una seconda possibilità, a patto che vi rendiate conto di quelle che sono le cose da cambiare, quindi novità in questo senso. Ovviamente le cose si muovono in base a come voi arrivate al transito, perché se siete completamente impantanati in un progetto e non avete capito qual è il problema, che sia logistico, che sia di team, che sia di punti di riferimento, di figure professionali, se non l'avete ancora capito, con questa luna iniziate a capirlo. Se invece lo avete già capito qual è il punto debole della situazione, qual è l'anello debole della situazione, allora con questa luna arriva l'energia necessaria, sufficiente per cambiare, quindi per trovare una nuova persona che faccia parte del vostro team, per togliere quella che magari ostacola, insomma, e via discorrendo. Sembra che ci siano anche delle novità per quanto riguarda gli immobili, oltre che i componenti della vostra famiglia. Venere vi transita nel settore degli immobili, delle location, dei luoghi, della famiglia, e porta delle novità, perché Venere si congiunge a Urano e a Nettuno, porta delle novità che poi... delle novità, ragazzi, intese come propositi, come prospettive, no? Qualcosa di bello da fare, oppure qualcuno che vi viene a trovare, oppure un cambiamento di location da fare. Adesso si sta creando questo presupposto che poi, quindi questo cambiamento che poi diventerà concreto, cioè diventerà realtà a partire dal 5 luglio al 21 agosto. Quindi gran parte, come dire, delle concretizzazioni e dei cambiamenti materiali che acquistate lavorando adesso poi avverranno in quella fase specifica, o comunque in quella fase specifica avverranno i cambiamenti necessari per partire. Se non l'avete ancora visto, c'è un video dedicato a questo periodo cruciale ed epocale che va dal 5 luglio al 21 agosto, che è dato dall'incontro di Nodo Nord, che è il destino, Urano, che è gli avvenimenti improvvisi, quindi i cambiamenti di rotta improvvisi, le svolte di vita, e Marte, che è la forza. Quindi questo per dire cosa, visto che Saturno, il vostro governatore, è anche retrogrado, che forse c'è qualche cambiamento strutturale importante ripeto, che prevede dei cambiamenti anche di logistica, di spostamenti da mettere in conto. Quindi voi con Mercurio a favore dal 13, valutate come vanno le cose, state in osservazione se non siete ancora sicuri di capire qual è la cosa da cambiare, se la notizia non vi è ancora arrivata, anche se io dubito, perché la prossima settimana, insomma, io sto girando adesso, ma per la prossima settimana, quando parlo di prossima settimana parlo di quella dal 13 al 20, è una settimana di grandi chiarimenti, di grandi consapevolezze, però ragazzi non siamo tutti uguali. Se non dovessero muoversi le acque con questi transiti, se non dovesse accadere niente di nuovo con una luna piena in Sagittario, che è tanta roba e che poi proprio implica per la natura del segno stesso il movimento e il superamento di un ostacolo, allora dovete mettere in discussione, veramente dovete fermarvi e mettere in discussione qualcosa, perché se l'energia si arena c'è qualcosa che potrebbe essere anche il luogo dove state mettendo le basi, perché qui sembra che ci sia un problema di radici, di punto di partenza. Può essere quello il luogo da mettere in discussione. Se non c'è un progetto, ragazzi, a cui state lavorando, le novità possono riguardare le amicizie, e anche qualcosa legato agli immobili in senso di compravendite o novità che riguardano i vostri familiari. Insomma, c'è Saturno retrogrado, voi sapete che fino a marzo 2023, fino a quando Saturno non uscirà dal vostro segno, i cambiamenti, le svolte epocali, la conclusione di cicli e l'inizio di nuove fasi di vita completamente diverse sono dietro l'angolo e non si possono evitare, perché Saturno, che è il grande maestro, ci porta quello che è destinato a noi. Quindi
anche una retrogradazione di Saturno implica anche un mettere in discussione le cose che avete messo in essere, no? Messo in atto finora e se mi chiedete, perché già lo so, immagino già i commenti e i messaggi privati, ma come faccio a capire qual è la cosa che io devo mettere in discussione? Ragazzi, è semplice. Le cose che vanno a gonfie vele non vanno messe in discussione perché è chiaro che vanno bene, hanno energia, hanno linfa vitale, quindi sono nel posto giusto e con le persone giuste. Le cose da rivalutare, da mettere in discussione sono quelle che non decollano o che comunque vanno sempre stentate e quindi là c'è o non è la cosa giusta per voi o non la state facendo con la persona giusta o non la state facendo nel posto giusto. Saturno su questo è inclemente e quindi ed è anche molto severo, quindi dove c'è faciloneria magari vabbè, ma adesso che fa? Quando c'è Saturno state attenti perché le cose fatte un po' per caso non tanto riescono bene, quindi valutate il segreto, no, per uscire indenni da questi transiti è quello di valutare passo dopo passo tutto quello che ne viene fuori, no? Tutto quello che fate, quindi per valutare proprio la stabilità, il radicamento di quello che state costruendo e poi interfacciatevi, relazionatevi con dei consulenti, con delle persone che ne sappiano più di voi perché Giove e Marte nel settore della comunicazione prevedono proprio che ci sia questo, un brainstorming, no? Un momento di crescita, un momento di erudizione, un momento di comunicazione che è la chiave di tutto e del discernimento. Questo c'è un momento di discernimento. Quindi ragazzi, fatemi sapere come vanno le cose, un grande in bocca al lupo, questa luna piena sicuramente vi darà la forza di andare al di là dell'ostacolo, fate le cose fatte bene, non vi incaponite a voler andare necessariamente avanti se non c'è energia sufficiente, rivedete il progetto alla base, un grande in bocca al lupo e passiamo agli amici dei pesci e dell'ascendente pesci. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci, questa settimana avete una luna piena che parla di successo. Ragazzi, qui c'è un successo, il raggiungimento di un qualcosa che probabilmente sognavate da tempo e che adesso inizia ad arrivare alla vostra portata. Quindi il momento è storico, è epico. Cerchiamo di capire come si possono dipanare gli avvenimenti e gli eventi. Allora, la prima premessa doverosa da fare è che dipende, diciamo che l'andamento degli eventi dipende anche e molto e soprattutto da come ci presentiamo al cospetto di un transito. Quindi una luna piena in un settore, diciamo nel settore del successo, del coronamento, dei sogni professionali, può indicare sia come dire, la ciliegina sulla torta, quindi il raggiungimento dell'obiettivo a patto che voi abbiate lavorato al raggiungimento di esso da molto tempo, no? Perché il raccolto dipende dalla semina. Se così è stato, cioè se siete riusciti nonostante la pandemia, nonostante transiti di cambiamento, nonostante come dire, insomma delle situazioni scombussolanti a cui siamo stati sottoposti tutti, a perseguire il vostro obiettivo grazie anche al transito di Giove, che è il pianeta della grande fortuna nel segno dei pesci, che ufficialmente è iniziato il giorno di Capodanno del 2022, ma in realtà aveva fatto un piccolo ma comunque tangibile ingresso nel vostro segno, nella prima decade del vostro segno, già dal 14 maggio al 1 luglio del 2022.
2021, quindi soprattutto la prima decade o insomma i primissimi gradi di un ascendente pesce, una luna, i primi gradi o comunque uno stellium, i primi gradi del segno dei pesci hanno beneficiato ben 7 mesi prima di seconda e terza decade dell'energia benefica del segno. Quindi nonostante il mondo si sia fermato, nonostante insomma tante cose scombussolanti sono accadute, c'è chi è riuscito, chi si è trovato nella condizione favorevole e protetta per prendere tutto il meglio di Giove. C'è anche da dire che i pesci, ragazzi, di tutte le decadi godono del sestile, che è un aspetto molto favorevole di Plutone in Capricorno dal 2008 e durerà fino al 2024 e ragazzi, Plutone è trigono, cioè aspetto molto positivo, molto costruttivo ad Urano, e Urano che è in Toro fa un ulteriore aspetto ai vostri pianeti in pesci, quindi lì si riforma il triangolo del famoso punto di Talete. Per chi volesse avere dei chiarimenti sul punto di Talete, ne faccio un accenno e una spiegazione che mi è stata tanto richiesta nell'introduzione di questo video. Perché? Perché il cielo in questo mese, questa settimana, con la luna piena, crea un punto di Talete, quindi ho avuto piacere di spiegarvelo, visto che ancora non ho avuto tempo di dedicare un video proprio a quell'aspetto. Insomma, almeno ne capite la portata. Ce l'abbiamo questo mese, ce l'abbiamo questa settimana, voi ce l'avete da un bel po' ragazzi, voi ce l'avete da maggio 2018, perché il vostro punto di Talete è fatto da Plutone, da Urano, che praticamente fanno un triangolo con il vostro Sole e col vostro ascendente. Che cosa significa? Significa che anche se i transiti, soprattutto ragazzi, di Urano in Toro hanno scombussolato e creato, come dire, delle situazioni debilitanti e destabilizzanti per molti, in qualche modo a voi è andata a favore. Quando andrete a guardare, se non avete fatto ancora un bilancio, quando andrete a guardare insomma un po' più in là agli anni precedenti, soprattutto da maggio 2018 ad oggi, ma se non ne avete contezza ve ne accorgerete l'anno prossimo, nel 2024, con Saturno sul Sole, perché consoliderà quello che silentemente probabilmente si era creato. Insomma, a voi in un certo senso è andata e sta andando di lusso, quindi no, siete un segno fortunato, siete il segno di Giove oltre che di Nettuno, quindi insomma le cose in qualche modo si sistemano. E quindi se siete fra quelli che hanno nonostante tutto saputo beneficiare dei cambiamenti che c'erano in atto, allora questa luna piena sancisce proprio, come dire, la realizzazione. È una promozione, rappresenta una promozione, un coronamento, l'ufficialità di qualche soddisfazione, quindi ed è ottima. E siccome una luna piena trigona a Marte e nelle ore prima del plenilunio, quando sarà già in Sagittario, farà anche un bel trigono positivo con Giove, sono soldi ragazzi, è aumento delle finanze, è il raggiungimento di un'indipendenza economica, personale, psicologica, affettiva, un non doversi più appoggiare, è una liberazione ragazzi. Quindi straluna piena per tutti quelli che in un modo o nell'altro invece il cambiamento magari hanno iniziato a farlo adesso, da gennaio, da febbraio, da marzo, oppure il poderoso stellium in pesci che c'è stato in primavera forse non ha generato il cambiamento, ma quantomeno ha portato una consapevolezza di dover cambiare, di non star più bene dove stavate, sia lavorativamente parlando sia personalmente, proprio anche a livello di luoghi. Allora chi magari non ha iniziato da tempo a seminare ma sta attuando il cambiamento adesso, con questa luna piena in Sagittario che porta lontano, che ci fa superare gli ostacoli, che ci fa superare anche degli ostacoli psicologici, che ci fa crescere, proprio ci porta lontano sia fisicamente che psicologicamente. Allora qui, visto che trigono a Marte, forse in concreto il processo, il percorso, il viaggio inizia adesso, ma l'importante è che inizi ragazzi, l'importante è che inizi. E dove vi porterà? Beh, c'è chi potrebbe decidere veramente di andare lontano, no? Di cambiare logisticamente le proprie dinamiche, la propria vita, tanto più che Mercurio, che il 13 giugno entra nel segno dei Gemelli, potrebbe portare proprio dei chiarimenti, per esempio all'interno della famiglia,
e quindi delle comunicazioni, una comunicazione famiglia sia di origine, ragazzi, se siete giovani e volete magari andare via, oppure famiglia creata, magari avete bisogno di un chiarimento o di un periodo di distacco. Fatto sta che con questa luna piena vi regalate o iniziate a regalarvi la libertà. Ragazzi, una sorta di libertà che potrebbe anche passare da un trasloco, da un trasferimento, da qualcosa. Magari attuate adesso, nelle giornate, nella settimana successiva alla luna, i cambiamentini, ma poi no, oppure le date comunicazione di queste intenzioni, poi però il cambiamento reale inizia dal 5 luglio al 21 agosto, quando si congiungerà nel cielo anche a vostro favore, siete favoriti, si congiungeranno il nodo nord che è il destino, Urano che è il signore delle svolte dei fulmini a ciel sereno e Marte che è la forza nel segno del Toro, e quindi vi verrà comunicato oppure otterrete finalmente questo biglietto, questo passaggio, questa ufficializzazione, questa autorizzazione per andare lontano. Quindi se volete approfondire, nel canale trovate il video di Svolte del Destino, quello con la copertina bianca, che parla proprio di questa congiunzione, di questo stellium strepitoso in Toro di Urano, nodo nord e Marte. Quindi se volete approfondire tutte le dinamiche potete farlo con quel video. Se invece siete degli studenti o se lavorate nella comunicazione, ragazzi, allora qui con i trasporti, con gli spostamenti, quindi con l'insegnamento, con i trasporti, insomma ragazzi sono tante le professioni che potete, appannaggio della terza casa, tra virgolette, appunto la comunicazione, l'insegnamento, a volte anche gli psicologi hanno una terza casa in Toro, no? Perché comunque portano benessere attraverso la parola, sicuramente gli speaker, gli artisti, sicuramente gli artisti e gli studenti, non ultimi. Bene ragazzi, allora per tutti voi che in questo momento, in questa fase della vita o che avete scelto come lavoro quello della comunicazione, Venere in Toro si congiunge a Urano e nodo nord, dà il via, quindi porta a questo successo attraverso la comunicazione, o vi fa arrivare delle buone notizie, delle buone proposte, degli incontri strepitosi e fortunati, che tra l'altro potrebbero avere anche dei risvolti sentimentali molto interessanti, che veramente potrebbero, no? Che siate single o meno, farvi incontrare l'uomo o la donna della vostra vita. Adesso Venere vi porta a questo incontro, questa comunicazione, questa persona, questa notizia, e possono arrivare tante cose. Quello che sarà veramente lui, lei, la svolta, quello che ha la frequenza giusta per voi, l'incontro, la soluzione, la situazione, rimarrà nella vostra vita, e dal 5 luglio al 21 agosto diventerà, si trasformerà in materia. Quindi ragazzi, transiti strepitosi, anche se Giove è uscito dal vostro segno, insomma le cose vanno alla grande. C'è da rivedere qualcosa a livello psicologico, no? C'è qualche pesantezza, qualcosina che vi fa, che dovete aggiustare il tiro, ma avrete una dimestichezza, una dialettica, una comprensione maggiore anche di queste cose psicologiche che dovete aggiustare dal 13, quando Mercurio entrerà nei Gemelli e presto formerà un trigono con Saturno. Quindi ragazzi, la svolta, il progresso, il percorso continuano e continuano bene, quindi un mega in bocca al lupo, godetevi questa fantastica luna piena, raccontatemi dei vostri successi, e io vi ringrazio perché siamo arrivati anche alla fine di questo lungo, prolisso video. Grazie per essere stati con me ogni volta, siete sempre di più, quindi io non posso che mandarvi un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Buona settimana a tutti!